Eccoci qua. Ciao Matte, Ciao Carmine. grazie di essere qua con noi. Allora, iniziamo con questa puntata. Io, come al solito, prima cosa ti ringrazio di essere qua. Mi metto a posto qua. Ti ringrazio di essere qua con noi, cioè qua con me. E grazie Matteo. È la prima volta che decido di avere un ospite che, tra virgolette, non è un flair bartender, anche se Matteo un flair bartender lo è stato e il flair per molti anni è stato la sua vita. Diciamo che anche lui, quello che l'ha lanciato o l'ha fatto entrare all'interno di questo ambiente, è il flair bartending. Però, come vi avevo già detto, come vi dico anche sul mio profilo Instagram, cerco di parlare a 360 gradi del mondo del bar. Quindi questa settimana, questa sera c'è Matteo, la prossima volta ci sarà un altro ragazzo che anche lui viene dal mondo del flair, però parleremo del mondo della mixology e del suo speciale punto di vista che secondo me è molto importante. Il Virgo 82, ti dice qualcosa? Assolutamente sì, ma perché è collegato? Sì, se è collegato il Virgo 82. Comunque, non perdiamo il filo. Perdonami, ti raccolgo io il filo. Vai. Virgo 82 e chi penso Sì. che sia? Sì, proprio lui. Ok. Ok, grazie. Ecco, rieccoti il filo. Ok, e quindi Matteo in questo momento è il manager di un'azienda che vende vari prodotti di cui vi parleremo poi andando avanti nella puntata. E ha fatto tante altre cose, non è il suo primo lavoro, e parleremo, prima cosa, come tutti quanti gli altri ospiti, che secondo me è molto importante, se no non l'avrei invitato, della sua storia personale. E poi dopo andremo più nello specifico di quello di cui la sua azienda si occupa, perché a mio avviso la sua azienda è leader nel settore, e poi parleremo anche del punto di vista di un manager d'azienda come lui, con varie responsabilità, quello che fa, quello che non fa, rispetto al mondo del bartending, che è il mondo di cui noi facciamo parte. Però facendo il manager non ti occupi più di cocktail, ti occupi di tante altre cose che vanno molto al di là del nostro lavoro, che però, se la vostra intenzione è crescere, sono cose che sono molto interessanti, per quello che ho deciso di portarlo, perché sono cose molto interessanti che possono soprattutto servire. Detto questo, Matteo, tu quanti anni hai? Troppi. 40. 40 anni precisi, ok. Sì. Allora, il discorso sarà improntato in questo modo: io ti chiedo delle cose, ti lascio raccontare e ogni tanto ti interromperò e ti farò delle domande che mi verranno da fare Sì. nel percorso che faremo insieme. Allora, quindi io partirei dall'inizio, quindi raccontami un po' proprio dall'inizio, come hai iniziato a far parte del mondo del bar tu. Ok. Allora, innanzitutto, grazie a te per avermi invitato. Sono felice di essere qua. Tra l'altro, ho visto le altre puntate e quindi ora trovarmi qua è un certo effetto, no? E volevo salutare e ringraziare tutti quelli che ci seguono, perché purtroppo per me sto leggendo dei messaggi, è per quello che ogni tanto rido, altrimenti sembro anche un rintronato, ma ci sono persone che scrivono cose simpatiche, no? E innanzitutto vi chiedo un attimo scusa se posso sembrare stonato, perché sono in jet lag, sono tornato dall'America, sono stato un mese lì e quindi sono un attimo... Sì, poi dopo Un attimo andato. ne parleremo anche di perché vai in America e che cosa hai fatto. Ok, andando alla tua domanda, per rispondere alla tua domanda, ho cominciato nel 1996 perché sono stato bocciato a scuola, fondamentalmente, e quindi mi hanno detto, vabbè, cercati qualcosa. Ho trovato sto lavoro che era dietro il banco bar, barista, eccetera, eccetera. In realtà ero uno schiavo, fondamentalmente. Ricordo che prendevo 500.000 lire al mese, che erano soldi a quei tempi, fondamentalmente in Puglia, perché sono pugliese. Scusa, ti Sì. interrompo. Comunque 500.000 lire al mese è già di più di quello di Chiarello 2 settimane fa. Sì. Chi è stato l'ultimo? Chiarello? No, l'ultimo è stato No, Fiore, no. Enrico. E Chiarello 2 settimane fa mi ha detto che lui all'inizio prendeva 50 euro a settimana, sì. facendo 6 serate su 7, perciò è già di più 500. Diciamo che se da Chiarello siamo saliti di un qualche centinaio di chilometri, inizia già a esserci Rispetto maggiore un per po' i più di rispetto per le persone. Ok, vai, scusi, ti interrompo. No, figurati. Ma sì, tra l'altro 500.000 lire erano soldi ai tempi.
cioè non so i 50 euro di oggi. Comunque, detto questo, sì, ho iniziato lì in Puglia. Fondamentalmente ai tempi in Puglia non esisteva proprio il discorso, il concetto del cocktail. Mi ricordo che facevo caffè, cappuccini, quello che serviva a fare, gelati, eccetera, eccetera, e il cocktail che andava per la maggiore era la birra Peroni con il blu curaçao all'interno. Questi erano i drink che mi chiedevano. Oddio, la birra col blu curaçao. Esatto, perché non c'era la cultura, no? E quindi la gente, arrivavano persone da paesi limitrofi e mi chiedevano ste cose qua. E quindi da lì poi ho cominciato a fare un po' le stagioni estive, ma Scusami, sei stato bocciato a scuola quando? Quanti anni avevi? primo superiore, 14 anni. A 14 anni. Ah, Sì. ok, quindi a 14 anni quindi hai iniziato a lavorare nel primo bar, che era un bar normale di paese, immagino. Stabilimento balneare, sì, stagione estiva, bella Cioè, esperienza. non era un cocktail bar, una discoteca. No, assolutamente. Era un discorso di caffetteria, appunto, dare proprio i gelati, il Magnum, il Calippo. Bar di paese. Sì, bar Bar di di paese. paese, ok. Sì, la cosa buona è che era uno stabilimento balneare durante la stagione estiva, quindi comunque capisci bene che l'impostazione era diversa, gente, divertimento, era, non so, meglio che lavorare al bar della stazione a novembre, per dirti, a dicembre, no? In un paese dove fanno 3 gradi, questo era un po' il discorso. E poi ho iniziato a fare le varie stagioni estive, sempre sul Gargano, comunque a tristezza era abbastanza alta. E ai tempi, tra l'altro, ricordo mio padre dovette scaricare da internet un menù di cocktail, una lista di cocktail, perché comunque internet nel 1996 non era quello di oggi, insomma, un casino. E quindi ho iniziato a leggere ste ricette, mi sono iniziato a appassionare leggermente. E dopo questi anni qua, comunque, tutto è iniziato in maniera più seria quando mi sono trasferito a Roma, perché ho iniziato a lavorare a Roma, iniziai a seguire dei corsi veri e propri che in Puglia non esistevano ai tempi, e quindi lì proprio, insomma, ho iniziato a capire tecniche americane, versaggi, shakerata, perché, non perché, e a sentir parlare di veri e propri cocktail, non della birra con Ok, Matteo, con curaçao. unica cosa che ti chiedo, Sì. cerca di non urtare il microfono perché sennò rimbomba dappertutto. E quindi ti sei trasferito a Roma a quanti anni? 2005. Avevo 23 anni, sì. Ok. Sì, Ok, sì. io nel 2005 ne avevo 15. Vabbè. Va bene. Comunque ti trasferisci a Roma e lì hai fatto un corso per bartender o hai Sì, iniziato ho a fatto un corso per bartender, ho iniziato a lavorare in questa scuola, nel senso che mi mandavano un po' ovunque perché mi sono reso sempre super disponibile, facevo già un po' di flair, e quindi facevo delle serate in giro per degli eventi privati. Il discorso è che all'epoca il flair era un po' diverso da oggi, quindi diciamo che giravano più soldi, no? Nel senso che prendere nel 2005 3, 4, 500 euro per una serata significava tanto, insomma. E in questa scuola poi ho avuto l'opportunità di diventare socio, e questa stessa scuola poi mi ha formato per circa, scusami Carmine, ogni tanto tocco questo microfono, mi ha formato per 2 anni, in modo tale che io potessi diventare un istruttore. Infatti è stata una formazione bella importante, perché ricordo che per i primi 6 mesi dovevo solo scrivermi tutto quello che sentivo l'istruttore dire ai suoi corsisti, e poi potevo iniziare a dire ok, questa bottiglia si versa in questo modo, cose cavolate, no? Dopo 2 anni, insomma, mi sono sentito bene o male in grado di dare il mio contributo alla scuola e di iniziare a insegnare. Questo è stato un po' il discorso. Ok, quindi ho dato io delle informazioni sbagliate in questi giorni. Quindi tu non hai aperto una scuola, hai fatto il corso in questa scuola e poi dopo hai iniziato a lavorarci e poi sei diventato Sì, socio. sono diventato socio di questa scuola, esatto. Ok. Ok, quindi i tuoi primi passi nel mondo del bartending, le prime cose che hai imparato, le hai fatte a Roma. Quindi Roma a mio avviso, come Londra. Intanto ragazzi, ditemi se la musica è troppo alta, che la abbasso o la tolgo proprio. E Roma a mio avviso, come Londra, se sei un bartender alle prime armi, è uno dei posti ancora oggi dove imparare a fare il bartender, che anche se perché di solito tipo qua al nord, per imparare tante tecniche serve
serve lavorare in discoteca, per altre cose invece serve lavorare in cocktail bar, che è tutto molto diverso qua, albergo, cocktail bar, discoteca. Invece tipo in posti come Roma puoi imparare a lavorare come impareresti tipo in discoteca, perché lì si lavora tantissimo. Poi ci sono tanti anche i cocktail bar diciamo che vanno di meno, comunque lavorano con tecniche molto, molto avanzate, soprattutto perché Roma è piena di scuole, quindi essendoci tantissima concorrenza, mi sono trovato a parlarne proprio con un corsista che ho fatto una lezione ieri sera, che parlavamo dei compensi, di quanto si prende o quanto non si prende, e mi sono trovato a dirgli che al nord, se sei comunque tra i bartender diciamo di livello alto, di quei pochi che si possono permettere di essere di alto livello, e per alto livello io intendo non uno che vince le gare, per alto livello intendo un bartender che se tu lo chiami per un evento sei sicuro che ti fa fare bella figura, che non devi fargli raccomandazioni, non devi dirgli non puoi fare questo, non fare quello, non esagerare. Un bartender che tu chiami, c'è da fare questo evento, lo vuoi fare? Sì, ti do tot. Poi dopo tu non devi sapere più niente, perché sai che ti fa fare bella figura, sai che lo fa. E io mi reputo tra quei bartender. Dico, quei bartender lì al nord, e per nord intendo dall'Emilia Romagna in su, possono permettersi di avere certe richieste. A Roma invece capita anche di bartender di top livello che si ritrovano a dover far serate per tipo 100 euro. Sì. E non perché valgono 100 euro, ma perché la concorrenza è tantissima. Tra scuole ufficiali e non ufficiali a Roma ce ne sono tipo una settantina. Esatto, 70 scuole erano quelle che c'erano nel 2007, tra corsi ufficiali e non ufficiali, cioè scuole ovviamente... Tra scuole in una struttura e scuole nel garage. Scuole nel garage, esattamente. Quindi sì, ovviamente c'era, c'è tuttora comunque, una grande concorrenza, quindi ogni scuola cerca di dare il meglio, cerca di dare un corso più articolato possibile, quindi ovviamente i ragazzi escono da queste scuole formati abbastanza bene, insomma. Poi a Roma puoi trovare lavori peggio che discoteca, nel senso io lavorai una volta in un posto ed era una cosa che si faceva all'epoca nel 2005-6, la gente ti chiedeva, è presente il barmet, il tappetino che c'è lì avanti al bancone dove i barman poggiano lo shaker sopra per shakerare, parlo per chi non è del settore, e praticamente chiedevano a fine serata ciò che c'era all'interno, cioè gli sbagli del barman fondamentalmente non li volevano. Se posso dire una cosa, quest'estate avevamo al Vanilla un cliente fisso che chiedeva quello shot anche lui. È da Roma probabilmente, dall'esperienza di romano, Roma, non lo so. E quindi per dirti, puoi lavorare da lì a posti veramente di classe dove c'è una miscelazione bella elevata, quindi puoi spaziare dal lavorare per fare soldi e divertirti a lavorare in un posto dove puoi veramente imparare qualcosa e dare un contributo utile, insomma. Sto parlando troppo seriamente, ragazzi, non va bene. No, va benissimo. Allora, poi questa è fino a quando sei restato a Roma e sei stato socio di questa scuola a Roma? Io sono andato via da Roma nel 2008, questo perché la scuola lavorava tantissimo, nel senso che noi facevamo corsi diurni, corsi pomeridiani, corsi serali e corsi monosettimanali. Quindi la mattina, il pomeriggio, 2 corsi da 4 ore l'uno, la sera corsi di 2 ore l'uno e il sabato una giornata. Di conseguenza facevi un corso dietro l'altro e fondamentalmente mi sono sentito dopo un po' di tempo lì senza la possibilità di imparare altre cose, perché sai poi un corso, soprattutto ai tempi, no? In quegli anni non era come oggi se vuoi imparare ci sono 100.000 cose, sono nate 100.000 aziende, sono nati 100.000 prodotti. All'epoca la cosa era un po' più limitata di oggi e quindi no. Nel senso che quello che potevi imparare era la tua dispensa, sì, e basta. Esatto. Potevi imparare un po' da internet, c'erano delle masterclass in giro, però più di quelle, insomma, dopo un po' di tempo ho detto a me stesso, cavolo, sto qua, però ripeto sempre la stessa pappardella, non imparo nulla, quindi basta, nel senso voglio spaziare, voglio fare altro. E fondamentalmente non sapevo, cioè le mie idee erano andare a New York o rimanere in Italia, non chiedermi perché decisi di rimanere in Italia, ma ho fatto questo e pensai di aprire Flare Shop. Flare Shop è stato, come hai detto anche tu nelle storie, il primo e-commerce
in Italia che vendeva attrezzatura da bar, fondamentalmente. Okay, qua mi interessa dire una cosa, perché in questo momento storico, quindi parlo di questo periodo di adesso, l'e-commerce è una roba che va molto, ci sono 1 miliardo di video sui social di ragazzi sui macchinoni che di cosa fai nella vita o l'e-commerce. Sì. Quindi adesso l'e-commerce è una, tra virgolette, è una realtà ed è una cosa che va molto ed è molto redditizia. Però adesso che internet è a questo livello, Sì. dico, tu comunque Flash Shop l'hai aperto nel 2008. È stato un grosso azzardo perché nel 2008 la situazione era questa: fondamentalmente c'era Striscia la Notizia che parlava malissimo dell'e-commerce, scusami, perché ci sono state tante truffe in quel periodo, eccetera, eccetera. Quindi diceva, testuali parole, cercate di non comprare dall'e-commerce perché è un problema. Non esisteva la carta PostePay. C'erano solo un attimo, sì. Striscia diceva di non comprare dall'e-commerce online, quindi su internet, sì. Però poi dopo c'aveva la televendita di media shopping, sì. Giustamente, sì. Va bene. Per essere coerenti. Sì, però quindi c'era la televisione che non diceva Flash Shop, però diceva gli acquisti online, esatto. Sono da evitare. Sì, perché poi pensandoci seriamente, io ho iniziato a comprare online, non dico roba attrezzatura di bar, però comunque io ho iniziato a comprare online verso il 2011-2012 e Flash Shop lì aveva già un po' di anni, perciò aveva già 3 anni. Flash Shop è stato aperto il 24 marzo 2008. E poi per i più giovani, io il 2008 me lo ricordo perché è stato l'anno in cui io ho finito le superiori. Però nel 2008 io praticamente ho finito le superiori, che è arrivato questa super crisi dovuta, nel 2008 era la crisi tipo degli immobili, la crisi americana guarda, non ricordo di preciso, però sì, c'era 2008-2012, sono stati 2 anni. Sì, il 2008 era l'anno comunque c'era stata una grandissima crisi americana e quindi dopo un giorno globale in cui non c'era più lavoro per nessuno, e io sono entrato nel mondo del lavoro con questa super crisi e Matteo lì ha deciso di aprirsi questo e-commerce, quindi la televisione diceva di non comprare cose online. C'era la crisi, quindi non c'era lavoro per nessuno. La PostePay, la PostePay gialla classica che tutti quanti ci siamo fatti quando avevamo 14 anni, non esisteva, ma ce l'aveva pochissima gente. No, la PostePay non esisteva nel 2008. Ah, non c'era proprio? Non c'era proprio, ma non la PostePay Evolution, la PostePay quella gialla, come dicevi tu prima, non esisteva, non c'era. E uno come comprava online? Col conto? Bonifico bancario. E il bonifico bancario, di solito i ragazzi di 20 anni, perché quella era poi la fascia d'età dei 18 ai 30 anni, insomma, comunque la maggior parte dei barman non avevano un conto corrente nel 2008, quindi dovevi sperare che i genitori comprassero su Flash Shop utilizzando il loro conto corrente. No, è stata una grandissima sfida, sinceramente, è stato proprio un lanciarsi nel vuoto, insomma. Cioè, quindi il sito come funzionava? Io compravo una cosa, la mettevo nel carrello e nella sezione pagamento poi cosa facevo? Bonifico, punto. Non c'era altro, perché io non facevo il contrassegno perché la gente e Striscia diceva non comprate sui social, cioè sull'e-commerce online, però allo stesso tempo ho detto vabbè, ma alla consegna che significa? Che poi magari una persona non si fa trovare, fanno uno scherzo all'amico, una cosa e un'altra. Ho detto non voglio rischiare di perdere soldi e tempo, quindi era pagamento anticipato ma con bonifico. Quello era l'unica cosa che potevano fare, non c'era PayPal, non c'era niente, c'era proprio deserto. Questo è stato Flash Shop quando si è aperto. Infatti ricordo il primo ordine venne dal Piemonte, una ragazza che prese una Flare Bottle rosa. Per me è stato tipo l'inizio, ma quel momento lo ricordo perfettamente perché ho detto cavolo, il primo ordine, un minimo di soddisfazione, perché poi l'ho aperto, il primo ordine arrivò dopo 2 settimane e mezzo tipo, e la sera ero solito guardare Striscia la Notizia, ogni sera ti giuro, non comprate, cavolo, ho detto ma ragazzi. E il primo ordine, il pacco l'hai fatto tu? Sì, assolutamente, ma li ho fatti all'inizio quasi sempre io, poi sai, iniziando a viaggiare troppo, c'è stato mio padre che mi ha dato non una mano, una grandissima mano, anzi lui era parte integrante, se non ci fosse stato lui non avrei potuto spedire pacchi, e quindi insomma mi ha aiutato alla stragrande. Infatti mi ricordo anche io quando ancora non eravamo ancora in rapporti stretti io e te, che mi ricordo che
appunto perché non mi fidavo tanto, quindi io compravo sul sito, poi ti chiamavo, ti scrivevo a te e dicevo Matte ti è arrivato l'ordine, Matte a posto, perché tipo vedevo che eri in viaggio, dicevo Matte io ti ho fatto un ordine, poi me lo puoi spedire quando rientri a casa senza problemi, e tu mi ricordo che mi dicevi no ma non ti preoccupare, l'azienda funziona anche se io sono in giro, quindi... Ma hai aperto una parentesi, perché oltre tutto quello che è stato detto, e io tocco sempre sto microfono, vabbè, oltre tutto quello che è stato detto, all'epoca non c'era Instagram, non c'era Twitch, non c'era niente. Cioè, Facebook è arrivato nel 2008 ma è esploso nel 2009 in Italia, quindi neanche pubblicità online di quel tipo. Era proprio un ragazzi, cioè immaginate, torni indietro di 14 anni e dici voglio comprare una bottiglia. Internet, i cellulari non avevano internet, perché se non ricordo male nel 2010 i primi iPhone ti permettevano di avere Facebook o comunque internet, o sbaglio? No, è giusto, ma sì, nel 2008 andava ancora il Nokia e quei telefoni Esatto, che se cliccavi esatto. internet dovevi vendere la casa. Quindi fondamentalmente tu dovevi dire a te stesso, speriamo che qualcuno che necessita di bottiglie vada su Google e scriva cerco una bottiglia, comprare una bottiglia. Hai pubblicizzato su Google il sito o non facevi niente? No, sinceramente ho pubblicizzato una volta, ma risultati non ne ho ricevuti. La cosa che ho fatto praticamente, perché essendo stato socio di quella scuola ed avendo fatto tantissimi corsi, come dicevo era un corso dietro l'altro, quindi ho immagazzinato tutti i contatti di questi ragazzi qua e li ho sentiti telefonicamente una alla volta, perché non c'era WhatsApp. Tra l'altro non c'era Telegram, non c'era niente, quindi telefonicamente ho avvisato tutti, ho detto ragazzi vedete c'è sta roba, se vi serve dell'attrezzatura potete comprarla da me, tanto avete il numero, mi chiamate, mi conoscete personalmente, sapete che non è una fregatura. Da lì poi è stato un passaparola e insomma è iniziato quindi a ingranare. La tua prima, tra virgolette, community te la sei creata così sulla base di tutti i contatti che ti sei fatto con i corsisti. E che questa cosa qua ne parlavo proprio l'altra volta con Enrico, che lui ha fatto quel periodo in cui lavorava in IBS a Milano, che ha formato, non mi ricordo, però tipo migliaia di persone, mi ha detto che ha formato tantissime persone e tutte quelle persone che ha formato, a cui lui ha lasciato un bel ricordo, si sono tramutate spesso in lavori dopo, perché questi ragazzi vanno in giro a lavorare, diventano importanti e tutto quanto e ti chiamano per fare esibizioni e eventi. E quindi tu sulla base dei corsi che hai fatto ti sei creato la tua prima community per vendere in questo caso attrezzature. Esattamente. Poi a fine 2008 avevo scoperto un forum. Dario Tordini era il ragazzo che l'aveva creato. Non ricordo il forum come si chiama. Vabbè. Comunque lì sopra io ero entrato in contatto con questo Dario, c'erano tanti bartender, quindi dissi a sto Dario ma guarda, vogliamo fare che ogni persona che entra su Flare Shop dal tuo sito, dal tuo forum insomma ha un 10% di sconto, quindi anche da lì poi ho preso una fetta di quelle persone insomma che si sono trasformate poi tramutate in clienti ed è stato un passaparola fondamentalmente, anche perché il 2008 sì c'era Facebook, il 2009 è esploso ma comunque veniva utilizzato in maniera diversa, YouTube non era accessibile come oggi, insomma era tutta un'altra storia. Mi sento un vecchio a parlare così, Carmine. Mamma mia, sì. Però è una storia che ci tengo a raccontare perché secondo me è giusto raccontarla per capire quanto era diverso il momento, perché se tu adesso dici e-commerce la gente pensa subito soldi, capito? Però a quei tempi lì tu non avevi non avevi la tecnologia che ti supportava. No, adesso tu vedi questo studio che io ho fatto che è super accessoriato, però per fare questa cosa che sto facendo io, basterebbero i nostri 2 telefoni. Ma assolutamente. Capito? Con i nostri 2 telefoni potremmo, ovviamente non con questa qualità, però con i nostri 2 telefoni potremmo benissimo fare quello che sto facendo io. Io ricordo, scusami se ti interrompo, era il 2010 se non ricordo male, e ho preso il primo iPhone, l'iPhone 4 mi sembra, una cosa del genere. E mi si scoprì che c'era la possibilità di mettere Facebook sul telefono, no? E quello è stato il momento in cui mi ha svoltato fondamentalmente sia a livello personale che lavorativo, perché io andavo in giro, ricevevo le notifiche, i messaggi, potevo comunque mandare anche foto sul momento, perché magari andavo a visitare un'azienda che produceva bottiglie, potevo fare la foto e mandarlo ai ragazzi interessati, insomma è stata una bella svolta, però sì, come dicevi tu, all'epoca non c'era niente, nel senso, quindi era totalmente un passaparola, telefonate, punto, non c'era niente.
E altra cosa molto importante, che era completamente diversa da oggi. Io se oggi voglio aprirmi un e-commerce in Italia del mondo del bar, posso prendere tutti i prodotti fatti in Italia. Assolutamente, Tu, assolutamente. quando invece lo facevi tu, i prodotti li avevi dalla Cina e dall'America, se non sbaglio. America, Cina, India, l'acciaio, sì, è qualcosina dall'Italia, che c'era un'azienda che produceva pochissimi pezzi, però sì, e ovviamente quando tu compri in India, cosa che mi è successa personalmente, insomma, quindi chiedi di realizzare uno shaker con le misure che voi vi chiedevate, non so se ricordi, chiamavo te, Chiarello, eccetera, eccetera, no? E loro ti mandavano un campione perfetto e dicevano questo è quello che avrai, perfetto. L'ordine minimo non è che vai in India e gli chiedi 3 shaker, sono 5.000 euro, 10.000 dollari, scusate. E tu prendi 8.000 dollari, ricordo quest'ordine, e poi ti arrivano a casa tutti gli shaker storti, no? Sì, Tutti ovviamente shaker parliamo più in pezzi, tipo tu dovevi comprare almeno 10.000 pezzi. Esatto. Ok. Quindi robe del genere, poi ti arrivano tutti fallati perché fondamentalmente ti hanno mostrato una cosa, te l'hanno mandata un'altra. Quindi era veramente complicato. Ad oggi è diverso. Poi all'epoca fondamentalmente andare in India era una spesa bella immensa, e poi vai in un posto, insomma, non conoscevi nessuno, non avevi contatti, niente di niente, non c'era internet come oggi dove puoi leggere che zona andare, che zona non andare, c'è tante storie, insomma. E quindi era anche tanto complicato, cioè tu dovevi prendere l'acciaio dall'India, l'acciaio all'epoca, perché la merce che veniva venduta era totalmente diversa da quella di oggi, cioè le borse, le valigette, shaker, doppio shaker, 3 tipi di bar spoon, jigger, non esistevano. All'epoca si vendeva lo shaker, cioè il mixing tin, il mezzo tin, bar spoon, lo strainer, cos'altro, flare opener e basta. Questo era l'acciaio che si Sì, vendeva più o diciamo meno. che sono sicuro che per Flare Shop, cioè quando lo gestivi tu questo e-commerce, le attrezzature che vendevi di più era Flare Bottle, Team grande e Team piccolo. Esatto, questa era l'attrezzatura che andava per la maggiore. Quindi tu dovevi comprare 10.000 pezzi di questi 5 strumenti, diciamo. Poi andavi nell'azienda che faceva plastica e ti diceva devi prendere 5.000 bar organizer, devi prendere, non so, di tappetini devi farne almeno 5.000. Poi andavi a prendere le flare bottle in America e ti dicevano sì, ne puoi prendere 20, però paghi la spedizione, non so, 500 dollari. Fondamentalmente distribuite su 20 bottiglie era un prezzo assurdo. Quindi comunque dovevi prendere un numero di bottiglie, quindi era un investimento dietro l'altro, ma E bello importante. bottiglie da Flare le vendeva solo Flerco in tutto il mondo. Flerco e Bar Product fondamentalmente, che erano più o meno i leader in America. Non so se ricordi tu Bar Product. Sì, perché poi dopo Flerco è stata assorbita da Bar Products. Sì. Però quindi Flerco... erano due, ok. Sì. Quindi c'era Spill Stop in America, che era ancora un'altra azienda. Sì, una mia curiosità. Flerco, che sono le Flare Bottle che hanno fatto la storia perché sono state le prime create, a te quanto ti costavano? A me costavano... Grosso modo, perché mi ricordo che vendute costavano non 30, però tipo 27-28 euro. A me costavano qualcosa tipo 8-9 dollari, ma poi con dogana, spedizione, tasse, bla bla bla, finivano sui 17-18 euro l'una. Ok, 17-18 euro l'una, però ne compravi tipo 500, 2000. Ne prendevo 400-500 come minimo, insomma. Questo era l'ordine medio. Va bene, quindi andiamo avanti nel tempo. Abbiamo fatto questo discorso su Flare Shop che mi interessava tanto fare. Ovviamente, andando avanti col tempo, queste cose sono migliorate. La tecnologia ha iniziato a supportarti, ha iniziato comunque... Ti sei fatto una grandissima pubblicità a un certo punto, che qua me lo sono segnato, e che secondo me è un punto tra virgolette di svolta di Flare Shop, che ha iniziato a fare i tuoi primi corsi di Flare, non a cui tu partecipavi, ma corsi che tu organizzavi. Esatto. Ok, che tipo di corsi erano? Allora, io fondamentalmente una cosa che mi sono dimenticato di dire è che poi, anche se avevo Flare Shop, ho continuato a fare corsi personalizzati, corsi nelle varie scuole, corsi privati di American Bar, di Working Flare, roba che si faceva all'epoca. Eri un freelance, Sì, cioè come faccio io adesso, grosso modo. Esattamente. E poi nel 2000, sempre nel 2008, sì, ho
parlato un po' con Marco Canova, per chi non lo conoscesse, delle nuove leve. Marco Canova, uno tra i più forti campioni di flair al mondo. Marco Canova, non vorrei dire una cazzata, ma penso di essere nel giusto, è il flair bartender italiano più vincente della storia. Sì, assolutamente. Sì, è il flair bartender italiano che ha vinto di più nella storia. Una macchina da guerra, nel senso, io ricordo bene, lui andava un giorno prima nelle gare senza distruggersi come faceva la maggior parte della gente, perché vuole essere riposato, ripeteva la sua routine 40, 50, 60 volte al giorno, e tu sai di cosa parlo, nel senso, quindi era veramente schematico. Ne ho parlato con Giorgio Facchinetti alla prima puntata, che a differenza di molti altri, Marco lo faceva di lavoro. Cioè, nel senso, non lo faceva come faccio il bartender e faccio le gare, anche se a quei tempi lì dalle gare si guadagnava molto bene, anche se non eri molto forte, nel senso, se tipo eri un bartender come me, che nelle gare andavi sì in finale, però arrivavi quinto, sesto, settimo, comunque nella classifica medio-bassa della finale, comunque si guadagnava bene. A quei tempi lì, vincendo le gare, si guadagnava molto bene, ma comunque Marco lo faceva come professione. Lui non faceva mai il bartender e faceva le gare. Il suo lavoro era fare le gare. Ma infatti Marco è uno dei pochissimi flair bartender di quei tempi e di quel livello, che poi ha raggiunto vette altissime a livello lavorativo, proprio perché, ripeto, super schematico, una forza di volontà immensa, cioè una persona veramente da stimare, a parer mio, insomma. Tu lo conosci bene, tra l'altro. Scusa. Sì, lo conosco bene. Se non sbaglio, lui fa parte della stessa azienda di cui fa parte tu. Di manager del suo livello ce ne sono tipo 2 al mondo. Una roba del per genere. L'azienda nostra, sì. Dici? Ci sono 1, 2, sì, 3 credo. 3 che gestiscono, perché Marco gestisce un'area piccolissima, che è Europa, Africa, Medio Oriente. Quindi proprio giusto due paesini così, no? E immagino che sono anche mercati completamente diversi. Totalmente diversi. Cioè, tipo Medio Oriente immagino che alcol non ce n'è, quindi l'azienda va bene, perché tanto noi produciamo prodotti non alcolici, quindi puoi miscelarli con l'alcol, va bene in un modo o nell'altro. Però sì, ma anche l'Europa stessa è diversa comunque. Quindi vabbè, comunque se vuoi continuiamo dopo di sta roba qua. Torniamo a quello che stavano dicendo. Sì, ricordami, ho un aneddoto sulle gare, sui premi, sui soldi che si guadagnavano all'epoca. Sì, dopo mi sono segnato qua anche del mondo delle gare, quindi dopo ne parliamo. E stavamo dicendo del fatto che tu facevi il freelance. Esatto. Che poi con Marco decidemmo di organizzare quelli che poi sono stati i primi corsi di flair con questi personaggi di spicco del settore. Marco era uno di quelli ed era il mio socio. Comunque organizzavamo queste masterclass. Abbiamo iniziato prima solo con lui e poi abbiamo portato i top flair bartender del mondo. Tra l'altro, perché in quel periodo lì, ragazzi, esistevano le scuole, sì, esistevano come la Quality Academy dove lavoro io, che tu vai in Quality Academy, ti fai il tuo corso base da bartender, poi vuoi fare il corso di flair, ci sono io che ti faccio il corso di flair. E immagino che anche a quei tempi le scuole facevano così. A Roma, nella scuola, potevi farti il corso di flair dal trainer di flair, che magari neanche faceva le gare, però era un bravo flair bartender. Però non esistevano corsi come si fanno adesso il bartender migliore al mondo nel mondo delle gare, che vive in quel periodo lì. Il centro del flair era Las Vegas, adesso il centro del flair mondiale è in Italia, o comunque sì, Italia o Gran Bretagna massimo, però a quei tempi lì era tutto a Las Vegas, era tutto negli Stati Uniti, a Las Vegas in principale, ma Las Vegas e Miami immagino. Sì, e quindi quello che ha fatto Matteo insieme a questo Marco è stato di portare, vabbè, Marco era comunque già tra i personaggi di spicco mondiale, però prendevano i migliori flair bartender mondiali e li portavano in Italia a fare i corsi, cosa che adesso è normalissima, che vabbè adesso non la sta facendo quasi più nessuno, però già tipo 10 anni fa era normalissimo farlo. Invece lì Matteo insieme a Marco è stato il primo. È una cosa che ti volevo dire, perché poi penso il secondo o il terzo l'avete fatto con Mauro Marchetti. Sì. Giusto? E lui abita qua a 3 minuti. Il primo è stato con Mauro Marchetti, poi l'abbiamo fatto anche con Riccardo Mastro Matteo. E poi abbiamo iniziato a portare le altre guest, gli altri nomi, insomma, che erano tipo Tom Dyer, Danilo Ribe, eccetera, eccetera. E la cosa bella è che all'epoca non esisteva. Allora, io feci un corso con Nicolas Saint Jean
non so chi lo conosce, per me è uno tra i più forti, nel senso Cioè, ha tu l'hai inventato... fatto non organizzato, hai partecipato? Sì, nel 2005 con Dario Di Carlantonio, con Bruno Vanzan, lo facciamo a Supper Club, sì, a Roma, da corsisti. Quella è stata una cosa interessante, però a parte quell'evento lì, poi in realtà c'era Roberto Artusio che l'aveva organizzato anche, sto corso qui con Nicolas, però a parte quell'evento lì poi non c'era nulla del genere, insomma, ai tempi, e soprattutto non c'era nulla che fosse un full immersion, perché noi in questi corsi che siamo andati a organizzare stavamo con i ragazzi, cioè eravamo fuori sede, quindi tra l'altro ci sta seguendo Davide Vergine e organizzavamo anche nella sua scuola questi corsi qui, eravamo tutti fuori sede e di conseguenza che succedeva? Che facevamo il corso di giorno e di sera stavamo tutti insieme, no? Cena, tu hai partecipato anche ad Sì, io ho alcuni di partecipato, quelli. infatti è anche tra virgolette così che ci siamo conosciuti, infatti da qua volevo arrivare a dire delle cose io, perché io ho iniziato a fare bartender nel 2008, poi non sapevo né che esistesse il flare, né che, cioè sapevo che c'erano i bartender che facevano freestyle, però non sapevo che ci fosse qualcosa di riconosciuto, che i movimenti avessero dei nomi, che ci fossero delle gare. A me, dalla mia idea era che il bartender si metteva lì a lanciare un po' di cose, quello era. Poi tramite YouTube, grazie a Dio, ho conosciuto e mi è capitato così a caso un video di Dario Doimo tramite YouTube, e io mi ricordo che in quell'estate, completamente rapito da questo video di Dario Doimo, che se vi capita di guardare, vabbè, basta che scrivete Dario Doimo su YouTube, vedete proprio che a parte essere fortissimo, è proprio il suo modo di fare flare ancora oggi, nonostante i video siano di 2005, 2006, 2007, 2008, il modo in cui fa flare ti rapisce proprio, come si muove, come sta sul palco, ti fa proprio divertire, non ti trasmette arroganza, non ti trasmette spavalderia, ti trasmette proprio il piacere di quello che sta facendo e la voglia di intrattenerti. Infatti lui poi viene dalla scuola di Las Vegas, perciò lui viene da quelle cose lì. Vabbè, io vedo questo video, mi faccio l'estate guardandomi tutti i suoi video, torno a casa, io in quel periodo mi ero trasferito a Brescia, e vedo proprio a Brescia, a Lonato del Garda, vicino a Desenzano, che Dario Doimo faceva un corso. Dicevo, cavolo, ma è impossibile, questo qua da Las Vegas viene a Desenzano del Garda, a 40 km da dove vivo io, a fare il corso. E da lì poi ci siamo conosciuti e tutto. Sì. E questi corsi erano, praticamente li paragonerei a come adesso è, tra virgolette, è un paragone, però sono due cose completamente diverse, e a come adesso Master Evento, di cui abbiamo parlato con Lorenzo Ferrante. Master Evento, diciamo che è una cosa molto più dettagliata, però questi corsi qua che organizzava Flare Shop erano praticamente come cioè diciamo che Master Evento è come è come se prendesse spunto da questi corsi e creerebbe una cosa completamente diversa, ma che comunque prende spunto da quello. Questi corsi qua erano, prima cosa, per la maggior parte li chiudevi tipo a 30 persone massimo, perché comunque il corso veniva chiuso non in base a quanti corsisti c'erano, ma veniva chiuso in base alla capienza della struttura, e la struttura in cui veniva fatto a Brescia aveva una capienza di massimo una trentina di persone, e quindi mi ricordo che eravamo in 30 con questi trainer che di questo ne ho parlato proprio con Lorenzo Ferrante, appunto, che la cosa più bella non era tanto fare il corso, ma la cosa più bella era conoscerli, perché era gente che mi ricordo quando è arrivato Rodo, che tu sei stato il primo a portare Rodrigo in Italia. No, in Italia c'era già stato, che aveva fatto tipo degli eventi o cose varie, però è stato il primo a far fare un corso a Rodrigo in Italia. Mi ricordo quando l'abbiamo visto dal vivo, veramente lui è entrato in questa scuola, si è messo lì a fare flare con una bottiglia di Havana Blanco, che me lo ricordo ancora, e si è fatto tipo, non lo so, saranno stati 6-7 minuti che si è messo lì a giocare e basta, ma per quei 6-7 minuti, perché poi eravamo tutti ragazzini, quindi tutti quanti lì a far flare, si è bloccato tutto e tutti quanti congelati a guardare Rodo, ma oltre a quello che faceva o la facilità con cui lo faceva, era perché cazzo era Rodrigo, e lì posso toccarlo, capito? Ed era pazzesco, perché era gente che vedevamo soltanto su YouTube. E quindi questo è stato, e di tutto questo sei stato il primo a tirarlo fuori, perché poi dopo ce ne sono stati 1000. Sì, assolutamente. Legandomi a quello che hai detto di Lorenzo, lui, e in questo caso, cioè dico loro perché avevano cominciato lui e Giorgio Facchinetti, però loro hanno portato ad oggi
quel concetto a una cosa... Cioè, per me Lorenzo è, positivamente parlando, pazzo, furioso, nel senso, io vedo quello che fa, vedo le storie, e ha portato quel concetto a un livello estremo, cioè estremo, sicuramente aumenterà ancora il livello, ma quando, tra l'altro 12, ciao Lorenzo, ci vediamo il 12 sera. Quindi mi piace un sacco quello che fa, molto interessante. So che sta organizzando anche dei corsi ora, quindi in bocca al lupo, anche se penso che sia già sold out, no? Sì, è tutto sold out, ma quello che fa Lorenzo di buono è che veramente lo fa. Tu avevi Fire Shop, avevi le tue cose, e poi tu mettevi fuori la locandina e il corso si riempiva. Invece Lorenzo ci lavora tanto, è veramente bravo in quello che fa, infatti gliene avevo fatto parlare in puntata, perché lui invece, infatti Lorenzo se lo chiami per fare una serata molto probabilmente ti dice di no, perché lui, ogni corsista che arriva, sicuramente l'ha sentito, a meno che uno non dice voglio fare il corso, dove devo pagare, questo è, però lui ogni corsista l'ha curato sicuramente in ogni minimo dettaglio, perché lo sente e dice cosa gli piace, cosa vuole fare, cerca di... va bene, se vi interessa andate a vedere la seconda puntata con Lorenzo Ferrante e spieghiamo tutte queste cose qua. Adesso stavamo parlando di questi masterclass che hai organizzato con... che gli organizzatori eravate tu e Marco. Quindi avete fatto tu e Marco, avete fatto Marco Canova, Mauro Marchetti, Tom Dyer, Tomek Malek, Gianluigi Bosco, Marek Polsnowski, Luca Valentin, Dario Doimo, Rodrigo Delpec, Riccardo Mastro Matteo, e penso di aver detto tutti. Sì, ho detto tutti. Vabbè, poi hanno fatto anche altri, però dopo arriviamo a raccontare. Sì. Poi arriva un momento in cui tu, vedendo dalla tua storia, tu ogni tanto hai deciso di cambiare le cose. Arriva un momento in cui tu Flare Shop lo cedi, lo vendi. Raccontami questa parte qua. Allora, piccola parentesi su quello che hai detto prima. Quando hai raccontato di Rodrigo che faceva Flare e tutti che si erano bloccati. Sempre tornando sul viale dei ricordi, no? Robe nostalgiche, nel senso, YouTube è arrivato in Italia, se non ricordo male, nel 2005. I ragazzi Flare Bartender vedevano questi campioni mondiali sulle videocassette, cioè VHS, ragazzi, c'era quello. Dal 2005 hanno iniziato ad inserire dei video su YouTube, quindi la gente già non li vedeva mai sti personaggi. È come se una persona che studiasse recitazione in quei momenti là si trovasse davanti il Robert De Niro, Will Smith, eccetera eccetera, quindi erano paralizzati. Io ricordo c'era un corsista che quando si trovò Dario Doimo davanti rimase proprio bloccato, senza parole. Quindi era proprio un incontrarli, conoscerli, autografi sulle bottiglie, erano situazioni veramente epiche secondo me. Ad oggi è diverso perché la gente si è adattata, no? Si è acclimatata a questa storia qua. E aggiungo che prima che iniziassimo a creare questi corsi, quando c'erano le gare di Flare, questi campioni erano tra loro e rimanevano in un angolo tutti insieme a parlare tra di loro, non davano retta ai Flare Bartender, quelli che stavano iniziando, che avevano iniziato da poco. Ma grazie a questi corsi fondamentalmente si iniziavano a creare dei rapporti, delle amicizie. Quindi quando un Rodrigo Delpec faceva la sua gara, permetteva anche un ragazzo che aveva fatto il corso con lui di fargli da barback, e di conseguenza si è iniziato veramente a creare un'omogeneità tra tutti sti ragazzi qua. Non so se ricordi, se hai vissuto questo... Ricordo, sì, l'ho vissuta anche io, mi ricordo questa cosa qua, infatti me la ricordo benissimo, che a me non mi era successo quella cosa con Dario, però a me era successo con Marco, che mi ricordo che io arrivavo da Brescia, io il primo corso che io non rimanevo in albergo come tutti gli altri corsisti, perché abitavo lì vicino tra virgolette, erano 40 minuti in macchina, però io facevo già il magazziniere, lavoravo già e quindi dovevo lavorare, e mi ero preso i giorni per fare il corso. E mi ricordo che quando sono arrivato, che ero arrivato un attimo in ritardo, ho conosciuto te, sono entrato in ufficio, ho conosciuto te, ho conosciuto Davide, Marco era in aula e Dario era lì in ufficio al computer, che era lì che guardava il laptop. Però io sì, l'ho visto, dentro di me ho detto cazzo è lui. Sai
Sai quel video che gira su YouTube di Tom Holland quando racconta di aver visto per la prima volta Robert Downey Jr.? Che fa io sono Downey Jr. Ecco, io ero stato così con Dario Doimo, però era lì davanti a me al laptop con la testa abbassata, perciò sì, ho detto oh, cavolo, e però poi non è che sono stato lì, me ne sono andato. E mi ricordo che quando sono uscito, Marco, che sicuramente mi conosceva tramite te perché ci eravamo sentiti, e Marco dice Carmine vieni pure che iniziamo a fare lezione. E io mi ricordo che lì ci sono rimasto perché mi ha chiamato per nome, mi ha guardato e dico cazzo ma mi conosce, capite? E lì mi ero super preso bene. Sì, assolutamente. Vabbè, Dicevo comunque dal 2008 ho iniziato a collaborare vendendo sul mio sito anche, dal 2009 scusami, anche i prodotti per cui lavoro oggi, e quindi ho iniziato a stringere dei rapporti con loro. Nel frattempo organizzavo queste masterclass. In più avevo conosciuto, sempre grazie a Marco Canova tra l'altro, stava facendo un corso di flair in una scuola alberghiera di Matera, e quindi io all'epoca vivevo in Puglia. E mi disse Matteo, se vuoi venire qua ci salutiamo, ceniamo insieme, eccetera, eccetera. E lui mi presentò questa persona, Antonio Malvasi, che mi disse Matteo, che ne pensi se... Lui era un professore, un docente dell'istituto alberghiero, che ne pensi se scriviamo un libro insieme? Perché avevamo parlato un'oretta, insomma, era rimasto colpito dalla storia che avevo. E lui, insomma... voleva scrivere questo libro, abbiamo fatto sta cosa qua, quindi io mi sono ritrovato ad organizzare eventi, a fare comunque facevo delle serate in un modo o nell'altro, ricordo serate flair anche in Calabria, in giro per il Capodanno, soprattutto festività quelle classiche, diciamo. E ho iniziato a collaborare con Fine School, eccetera eccetera, e tra l'altro ho visto anche che all'inizio tutti mi hanno preso per pazzo quando ho aperto Flair Shop, e dopo 3 anni c'erano siti che vendevano attrezzature ovunque, ed era iniziata la guerra dei poveri, si chiama, no? Quando perché loro non facevano un discorso manageriale, nel senso io compro sto pezzo, mi costa tot, devo guadagnarci tot perché ho queste spese, eccetera eccetera. Loro vedevano gli altri siti, e quindi il primo che è nato disse vabbè, allora Matteo Flair Shop vende a 5 euro uno shaker, un numero così a caso, io lo vendo a 4,90, aperto il secondo io lo vendo a 4,70, il terzo 4,50, fin quando fondamentalmente non valeva più la pena avere un business del genere, almeno per me, perché comunque mi si erano aperti tanti altri portoni. E quindi nel 2012 c'era anche questa storia del libro comunque che mi aveva preso, e nel 2012 ho detto vabbè, ho tante cose, non riesco a gestirle tutte, e decisi di vendere comunque l'azienda. Tra l'altro un nostro amico Federico Cassini che è stato proprietario per penso 6 anni, almeno 4-5 anni almeno li ha fatti. No, tornando al discorso di prima, di quello che hai detto, che grazie a questi corsi è iniziato anche a crearsi un rapporto tra i top flare bartender mondiali e gli esseri umani normali, perché poi quello sono, perché poi quello era, perché veramente ci sono flare bartender per metterlo come ai giorni di oggi, per far capire coi ragazzi che ci sono adesso. E Giorgio Chiarello è un flare bartender che tu lo vedi e dici è sovraumano, capito? È un marziano, ok? Per come fa flare, per come fa i movimenti e le cose varie. Io sono un bartender che sono un essere umano, capito? Che nel senso che faccio flare, con tanto allenamento sono arrivato a fare movimenti difficili. Invece prima, l'unica differenza tra adesso e prima è che prima di Giorgio Chiarello ce n'erano in giro per il mondo 50, tutti quanti completamente diversi tra loro, ma tutti quanti pazzeschi. E dato che non c'era la tecnologia che dava la possibilità di share, come si dice in italiano, di condividere quello che fai, quindi loro passavano il tempo allenandosi a casa loro, Las Vegas, Germania, Italia, Russia, e poi quando si trovavano nelle gare si trovavano tutti quanti con cose completamente diverse, e quindi funzionava in questo modo qua. E detto questo, quindi tu hai deciso del libro, poi vorrei parlare un attimo meglio, decidi di abbandonare questo business, cioè non voglio sapere i numeri, però comunque Flair Shop, vabbè, facevi tante cose, ma Flair Shop comunque era un'azienda che, cioè, se tu non avessi fatto altro, Flair Shop era un'azienda che ti permetteva, cioè era un'azienda che mi aveva portato all'ultimo anno tranquillamente a vivere.
Sì, cioè, nel senso era una buona azienda Flare Shop, cioè non era una roba in più, cioè non eri tu che nel fare tutto Flare Shop, corsi, serate, facevi uno stipendio. Cioè, no, era Flare Shop assistante, riusciva comunque a era una... darmi... Sai che il microfono non è attivato? Sì, scusa. Ok, dicevo no, Flare Shop riusciva comunque a farmi star bene e poi comunque era il quarto anno, quindi andando avanti sarebbe sempre andato meglio. Quello che mi ricollega a una cosa che hai detto tu, quello su cui ho sempre puntato io è stato il rapporto umano, nel senso tu sei stato anche cliente di Flare Shop, io chiamavo la gente, cioè non era un discorso email, messaggi eccetera eccetera, chiamavo personalmente le persone per rassicurarle o per proporgli delle cose, quindi noi siamo amici anche per questo, nel senso a me piace rapportarmi con le persone perché penso che un messaggio insomma sia abbastanza una cosa classica, non dico niente di originale, però quello mi ha aiutato tantissimo nel lavoro, tantissimo. Io penso che sia una delle chiavi in realtà che mi abbia fatto andare avanti. Infatti poi hanno fatto una domanda interessante nella chat e adesso rispondo subito, Paco. Però sì, hai ragione questa cosa dell'auto umano, che infatti è quello che poi ci ha portato. Io questa però l'ho vissuta di più su Federico Cassini, perché mi ricordo che io ero il primo facevo un ordine, per essere rassicurato ti mandavo un messaggio o ti chiamavo, è tutto a posto Matte, di qua e di là, e me ne sono reso conto poi che con Cassini, quando poi tu gli avevi ceduto il marchio e l'azienda, che Cassini dopo all'inizio quando faceva tutto lui, e che mi rendevo conto che lui si lamentava con me, non si lamentava con i ragazzi ovviamente, però si lamentava con me e dice però tu decidi di creare questo rapporto con i tuoi clienti, perché tipo io e te dopo siamo diventati amici, però quando ci sentivamo ero un cliente, perciò ci sta che io ti chiamo, tu vedi la mia chiamata e dici oh mi sta chiamando. E mi ricordo Cassini, tipo che eravamo a cena fuori, mi fa non c'è un orario in cui non ti chiamano, va bene sempre, ma perché un bartender è così, cioè gli orari del bartender non sono gli orari normali. A me quando ho iniziato a fare quando tra virgolette sono esplosi i miei corsi, quando ho iniziato a fare tanti corsisti, io la maggior parte dei corsi sai a che ora li chiudevo? Di notte. Dalle 3 alle 6 del mattino, perché io lavoravo, tornavo a casa e un flare bartender vede le mie storie, guardando le mie storie vede il flare, vede che offro un corso, il flare bartender vede lì e risponde a quei tempi lì e mi rispondeva a me su Instagram o su Facebook, no era Instagram sì, però mi scriveva alle 3 di notte, io alle 3 di notte con l'agenda in mano, alle 3 di notte con l'agenda mi mettevo lì, gli davo i giorni, va bene questo, va bene quello, e comunque alle 3 di notte chiudevo i corsi. E mi ricordo che Federico si lamentava un po' di sta cosa, cioè non c'è un orario in cui la gente proprio non si fa problemi a chiamare, e immagino che era sicuramente così anche per te, che a tutte le ore. Allora non è che era per me, è che io l'ho reso in quel modo il lavoro, nel senso guarda davvero tu non hai idea quanti pranzi io non ho fatto, perché mentre iniziavo a mangiare mi chiamavano e rimanevo lì a parlare, nel senso, ma l'ho fatto sempre, per me quella era la chiave e secondo me avevo ragione. E quindi poi Cassini, Federico, si è trovato questa eredità, no? Che la gente era abituata a chiamarmi sempre e quindi lui si è ritrovato poi... Sì, perché tu oltre all'azienda gli hai venduto anche i clienti. Assolutamente. Federico è venuto a casa una settimana per fargli una sorta di training su come lavoravo sulle spedizioni, come imballavo abbonamenti con i corrieri, la merce, come veniva inserita, i nomi, i codici, eccetera eccetera, di ogni prodotto. Quindi sì, lui si è ritrovato poi, penso che mi abbia anche odiato in certi momenti, perché ricordo perfettamente, come hai detto tu, non esisteva un orario standard, insomma, mi chiamavano negli orari più sballati. Ok, allora, a me la domanda che hanno fatto nella chat che mi interessa molto è: attualmente c'è Amazon, avresti venduto lo stesso? Rispondo un attimo io dal mio punto di vista, perché a mio avviso oggi Flare Shop potrebbe vendere 10 volte tanto quello che vendeva nel 2010, fino a che ora il periodo migliore per te è stato 2010-2012? Sì, 2010, 11, 12. Ok, oggi Amazon non sarebbe Amazon oggi per Flare Shop non sarebbe un competitor. Amazon oggi sarebbe un canale in cui Flare Shop potrebbe fare veramente i milioni. Ovviamente non potresti più mantenere non potresti mantenere più la linea di business che seguiva Matteo del sentire tutti, farsi chiamare da tutti, perché sì, tramite Amazon tu puoi arrivare a milioni, a centinaia di migliaia di utenti, ok?
però tu puoi utilizzare Amazon, puoi utilizzare la pubblicità di Amazon per vendere i tuoi prodotti. Quindi tu, un Flare Shop di oggi, ci sarebbe il suo sito, avrebbe tutto quanto come è sempre stato, che tu vuoi la tua Flare Bottle, io Carmine ho Flare Shop. Tu la tua Flare Bottle, la compri sul sito, mi manda un messaggio: Carmine, ti è arrivato l'ordine? Sì, mi è arrivato e te la mando, così come sempre ha fatto Matteo. Però la maggior parte della gente non viene sul mio sito a cercare la bottiglia perché conosce me. La maggior parte della gente alla mia bottiglia ci arriva perché scrive su Amazon: bottiglia da allenamento barman freestyle, bottiglia da flare, ok? Perciò se io so che il primo risultato, se tu cerchi bottiglia da flare su Amazon, è la mia, non che ti manda su Flare Shop, però ci sono 1000 video che spiegano come si fa. Io rifornisco Amazon di bottiglie. In quel modo lì il mio e-commerce Amazon potrebbe fare veramente tantissimi soldi, come fanno i ragazzi che adesso sono famosi perché dicono che hanno l'e-commerce online. Ok, rispondi pure tu alla domanda. Io rispondo con un esempio. Spesso giro tanto per lavoro, spesso trovi un bar che si trova in una zona isolata. E magari se ne apre un altro di bar, altri due, e si lamenta perché dice: cavolo, adesso mi rubano il mercato. In realtà per me non è così, perché se ci pensate, un posto in cui aprono 5-6 bar crea poi una zona dove la gente va per bere, quindi vuol dire che ti sta portando più gente. Quindi aiuterà il tuo business, perché poi starà a te, insomma, dare un servizio diverso, migliore rispetto agli altri, diciamo. Quindi io penso che Amazon potrebbe essere un aiuto a questo sito, come diceva Carmine, perché tra l'altro tu puoi vendere dal tuo sito e puoi tranquillamente aprirti un account lì su Amazon dove metti i tuoi prodotti, e una volta che il cliente fa il primo ordine su Amazon riceve il pacco da te con Flare Shop. Se vedi che non è un tuo cliente, che non è sulla tua mailing list, eccetera eccetera, puoi tranquillamente dargli un colpo di telefono, mandargli una mail dicendo: guarda, la prossima volta magari da me il prezzo sarà migliore, oppure non so, farà una promozione, piuttosto che, insomma, inventarti qualcosa. Però questo è un po' il mio pensiero. Non so lei cosa ne pensa, signor Liguori. Sì, arrivo subito. Sì, no, sto leggendo. Quindi Amazon l'avresti usato tipo per evolversi? Assolutamente sì. Sarebbe stata un appendice, secondo me, perché tutti cercano su Amazon, ma anche crearti un profilo con le foto dei tuoi prodotti. Non so se è permesso da Amazon inserire delle foto magari con dei loghi, con il tuo logo sopra, anche se non puoi metterci il logo, ma la bottiglia con la scritta, con qualcosa che ti riporti comunque al sito. Avrei sicuramente sfruttato la cosa, insomma, non mi sarei arreso, fondamentalmente non mi sarei fatto il problema. Il problema di quello che dicevo prima dei vari e-commerce era veramente roba regalata, roba che ti portava il prezzo a un livello, insomma, che non valeva quasi più la pena avere un business su quello. Ma quando tu riesci a dare un tuo prodotto, un tuo servizio, eccetera, sono convinto, insomma, che il business possa funzionare senza problemi. Ok, rispondo anche a te, Matt, poi dopo comunque andiamo avanti nei nostri discorsi, se no, se ci mettiamo qua a rispondere tutte le domande poi dopo non riesco a parlare di quello di cui vorrei parlare. Amazon sì, non ti permette di vendere al prezzo che tu vuoi, Matt, però se prima tu di bottiglie ne vendevi 100, se tu utilizzi Amazon ne vendi 100.000, capito? E sicuramente vendendone 100.000 a un po' di meno ti porta comunque a guadagnare di più di quello che guadagnavi vendendone 100 a di più. Comunque, detto questo, allora, qui mi ero segnato Flare Shop. Allora, discorso libro. Flare Shop poi tu decidi di darlo via perché Amazon ovviamente esisteva ma non funzionava tanto in quel periodo lì, perché io ho iniziato nel 2012 a comprare su Amazon, perciò esisteva già, ma comunque non lo usavo quasi. C'è ancora gente oggi che non usa Amazon, perciò tu hai deciso di levarlo di mezzo non perché non funzionava, hai deciso di levarlo di mezzo perché a lungo termine vedevi che in quel momento lì l'e-commerce aveva troppi competitor e il competitor si comportava non cercando di vendere attrezzatura migliore della tua, ma soltanto di vendere la tua stessa attrezzatura a un prezzo minore. Basta. Quindi la guerra a ribasso tu non volevi farla, quindi hai deciso di cedere alla tua attività. Adesso mi interessava sapere, hai conosciuto questo signore, che non mi ricordo il nome, con cui hai deciso di
fare questo libro, perché ovviamente tu lo so, perché anche io per tanto tempo ho insegnato nei corsi base, e una volta che tu per tanto tempo lo fai, praticamente sai tutto a memoria. E tu hai deciso di fare questo libro, non voglio dirlo io, lo faccio raccontare a te. E hai deciso di fare questo libro, e di cosa trattava questo libro? Raccontami un attimo velocemente la storia di questo libro. Fondamentalmente era un corso di American Bar che all'epoca non esisteva sinceramente, nel senso c'erano questi libri ricettari fondamentalmente, e questo corso era proprio un vero e proprio corso che partiva dalla spiegazione dell'attrezzatura, dall'utilizzo, da varie tipologie di costruzione dei cocktail, quindi gli shakerati fatti diretta nei build, nel bicchiere, eccetera eccetera, ed è stata una cosa ai tempi innovativa. E poi con la fortuna che ho avuto, nel senso di incontrare questa persona che già insegnava negli alberghieri, siamo riusciti ad inserirlo, non in tutti ovviamente, ma in una buona parte degli alberghieri italiani come libro di testo, quindi ha avuto un grosso successo, e grazie a questa cosa qui sono andato a insegnare in molti alberghieri come docente esterno, corsi di Working Flair, corsi di American Bar, quella classica, corsi di miscelazione avanzata, quindi è stata veramente una svolta. Non lo feci per i soldi ai tempi, perché comunque sai, quando lavori con delle aziende ti danno giusto delle percentuali minime, però mi ha aperto veramente tantissimi contatti. Infatti dato comunque che con Federico ero anche amico, passavo tutti a lui questi contatti per far acquistare della roba. C'è stata una bella sinergia insomma in quel momento, in quel periodo. Ok, se non mi ricordo male era libro e DVD. Il libro è stato il primo anno. Il secondo anno, dato che comunque era un prodotto che veniva acquistato, la casa editrice mi ha chiesto di fare il DVD, allora ho realizzato questo DVD una settimana per registrare 29 minuti, ragazzi, roba da matti. E quindi poi è uscito questo DVD che era in allegato al libro, e sinceramente anche scuole private di American Bar l'hanno cominciato ad utilizzare. Ad oggi lo trovo interessante come libro da tenere sulla mensola in casa, da dargli una lettura per avere un'infarinatura generale, però insomma un po' datato, perché poi la realtà è che questo libro è uscito nel 2012, e dal 2012 per chi è del settore del flair, il flair è iniziato un po' a calare, la miscelazione a salire in maniera vertiginosa. Quindi fondamentalmente ad oggi quel libro andrebbe riscritto abbastanza. Questo è un po' quanto. Una domanda lì a cui vorrei rispondere. Ok. C'è quella di Luca Riello, penso che sia il cognome. No, quello ne parliamo dopo. Quella è la domanda che ti faccio alla fine. No, ma tu, Matte, lascia pur perdere la chat. E quello che volevo dire io del libro, io sinceramente quel libro ce l'avevo, che me l'avevi dato, e tra l'altro l'ho prestato a un ragazzo che lavorava con me, non me l'ha più ridato, e ok, ci sono. E quel libro lì io lo tenevo, soprattutto inizialmente, lo tenevo sempre con me, perché comunque era molto comodo come ripasso. Tipo quando non ti ricordi il nome di qualcosa, quando devi spiegare. Io da insegnante lo tenevo sempre quel libro. Perciò però praticamente questo libro era un corso base, tutto quanto in un libro. Perciò c'era, come nelle dispense che danno nelle scuole di oggi, la parte della teoria, però c'era anche tutta la parte della pratica nel libro. Quindi c'erano le tue foto che versavi, impugnavi con le bottiglie, i prodotti. Quindi era DVD e libro che spiegava tutto il corso base, tutto un corso base di American Bar legato a quegli anni. Ricordo, Carmine, scusami se ti interrompo, un tuo messaggio, una tua foto, ce l'ho qui pressa, e mi hai mandato una foto in cui tu eri seduto a scuola con il libro aperto e mi dicesti fondamentalmente nella mia vita non ho mai studiato come sto studiando ora il tuo libro. Sta cosa mi ha fatto troppo ridere, perché avevi iniziato a insegnare lì nella scuola e quindi avevi questo libro proprio come promemoria per qualcosa magari che dimenticavi durante la lezione, quindi poteva esserti d'aiuto. Questa cosa me la ricordo benissimo, mi fa troppo ridere. Penso che ci sia su Facebook da qualche parte quella foto. Allora, è archiviata la parte del libro. Poi
abbiamo detto, di questo ne parlerei, ne parlerei un po' di meno, però comunque tu per molto tempo, insieme a tutte queste cose che facevi, hai deciso di organizzare anche competizioni. Sì. Hai organizzato anche competizioni. Nel 2013 hai vinto anche il premio come la miglior competizione al mondo, se non sbaglio. Ho organizzato una competizione in Calabria che si chiamava Crazy Beach, Sì. Crazy Beach Competition, che tra l'altro ho un aneddoto mio personale che non mi ricordo se era il 2013 o il 2000, forse il 2014, perché nel 2013 ero ancora troppo, vorrei dire acerbo, ma dico scarso, e, e quindi sicuramente non era andato bene. Però tipo l'anno dopo ero arrivato in gara di livello altissimo. Non so se ti ricordi, in giuria c'eravate, non so se tu forse eri in giuria, sì, tu e Gianluigi Bosco e qualcun altro, tu, Gianluigi Bosco e Steven. Sì. E io ero ultimo a esibirmi della qualifica, strano perché di solito beccavo sempre il numero uno, invece ero l'ultimo a esibirmi e dai nomi che c'erano i ragazzi del mio livello erano tutti fuori dalla finale, grosso modo. C'erano tipo 2 posti per la finale, però c'erano già altri, perché io poi ero l'ultimo, altri che erano andati bene, quindi dicevano la routine solita che fa Carmine di qualifica non gli basta per entrare in finale. E invece io mi esibisco per ultimo e faccio zero drop. Che zero drop sarebbe, per chi non sa cosa vuol dire, zero drop sarebbe fare la propria esibizione perfetta, senza nessun errore, senza che niente cada per terra. E che sia di 4 minuti, anche se è solo di 4 minuti la finale, comunque non fare errori è molto difficile, soprattutto perché in una gara un flare bartender fa una sua esibizione da competizione, non fa un'esibizione, perché è molto diversa l'esibizione che fai in una gara e l'esibizione che fai in un evento o in un'esibizione, ok? In un'esibizione tu fai cose per divertire, dietro il bancone fai cose per divertire, per attirare solo le persone. In una gara invece devi andare a coprire vari punti per avere poi un giudizio positivo. E mi ricordo Gianluigi Bosco che perché c'era, io ho il video della mia GoPro che mi riprendeva e la GoPro era sulla scrivania dei giudici e sento Gianluigi Bosco che ad ogni movimento che faccio e non sbaglio fa qualche imprecazione che impreca e vabbè e in quel momento lì sono entrato in questa finale. E mi ricordo che proprio questa Crazy Beach poi mi va bene anche la finale. E un'altra cosa che avevi tu di molto buona nell'organizzare le gare era che tu il montepremi, ovviamente la vittoria più grande la davi al vincitore, però cercavi di spalmare il montepremi su tutti i finalisti, non il primo, secondo e terzo, poi gli altri niente. E mi ricordo che ero arrivato tipo quarto o quinto, non mi ricordo, e avevo vinto, non voglio dire, non mi ricordo quanto, però avevo vinto o 400, 700 euro, non mi ricordo quanto. E io però non ero abituato a vincere soldi, non li avevo mai vinti, cioè ho vinto pochissime volte soldi io nelle gare. E mi ricordo che dopo eri venuto tu da me e fai: Carmine, ma i soldi non li vuoi? Una roba del genere, ti devo dare i soldi, una cosa del genere, perché non ero neanche venuto a ritirare i soldi perché non lo sapevo. Comunque, hai organizzato gare e cosa che nessuno sa, oppure comunque magari in pochi sanno, tu, tra virgolette, hai inventato il tour di gare italiano. Sì. Ok, raccontami un attimo questa cosa. Sì, perché dal 2012 fino al 2017... Cioè, spieghiamo cos'è il tour di Sì. gare. Fino al 2017 ho organizzato gare, ho fatto giurie... Santo, lui che viene nel nome del Signore. Come sono biblico. Dicevo, dal 2012 al 2017 ho organizzato gare, ho fatto giurie un po' ovunque, in Italia, all'estero, eccetera, e ricordo che nel 2010-11 penso, c'era una gara di Pordenone, una gara a Pescara di Federico Cremasco, organizzava questa gara, Fabio Forgione a Pescara, poi c'era Chicco Greco a Brindisi e Francesco Santillo a Gaeta. Loro organizzavano gare ma separatamente in periodi più o meno diversi, insomma. Quindi, cavolo, ho detto, ma questo tour, perché in quei tempi c'erano delle gare, cioè un sacco di gare, e proprio in quegli anni i flare bartender maggiormente erano italiani. Comunque pensai di chiamare tutti questi organizzatori e di metterli comunque in un unico tour, quindi partire da Pordenone, andare a Pescara, Brindisi e Gaeta. E questo ha permesso poi a tante persone di venire e di farsi sì,
hanno speso tanti soldi, però in un unico giro si facevano diverse gare, anche perché esattamente Italian Flair Tour, sto leggendo lì, bel periodo. Scusa, ti interrompo, che sì, italiani eravamo tantissimi a fare le gare, però c'erano molti top bartender mondiali che venivano dall'estero ed era più facile anche per loro così, perché loro si facevano direttamente 15 giorni di viaggio e si facevano tutte le gare in Italia. Esatto, infatti quello che stavo per dire era proprio questo tour era fatto relativamente per gli italiani, ma ragazzi venivano persone dal Giappone, Toru, non so se ti ricordi, venivano dal Giappone, dalla Russia, dall'Ucraina, da ovunque, gente che veniva dall'Argentina, quindi insomma per una persona venire, cioè dovevano scegliersi fondamentalmente quale gara farsi, perché non è che arrivi dal Giappone a farti il 20 maggio una gara e poi torni indietro e il 5 giugno viene a farti un'altra. In questo modo, se avevi abbastanza soldi da investire, insomma ti facevi un tour di 15 giorni come diceva Carmine e finiva lì, quindi è stata una cosa tanto interessante secondo me. Ok, e che poi Matteo, ci tengo a dirlo, tra virgolette questa cosa inventata, riunita, poi dopo negli anni altre persone l'hanno portata avanti, questa cosa che ha dato la possibilità di crescere al flair e di crescere soprattutto sia i flair bartender che il flair che le aziende che tutto quanto. Allora, scusami se ti interrompo, sto leggendo anche i messaggi, conosco la persona in cima alla scala, sopra lo stage, quel commento, conosco benissimo la persona. Detto questo, parlavi del 2013 quando ho vinto la gara come la migliore organizzazione al mondo, no? Due parole al volo. Quelli sono stati gli anni in cui si iniziavano a vincere gare, a vincere il miglior bartender, il miglior bla 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 bla, grazie ai social, quindi chi ha più like eccetera eccetera. Quindi quello che vorrei dire, che ci tengo a dire, la gara in Calabria era molto bella, organizzata bene e davo anima e cuore, esattamente stessa cosa che fa Lorenzo Ferrante, nel senso li andavo a prendere in aeroporto nonostante l'aeroporto fosse 1 ora e un quarto di distanza da dove organizzavamo la gara, quindi era da matti, lo facevo perché mi andava, però onore al vero, tutte queste cose che si vincono con i like, vabbè, nel senso sono contento, ma per me, non so tu come la vedi, la migliore gara mai organizzata al mondo, Riga, Lettonia, per me quella gara top da quando scendi dall'aereo a quando fondamentalmente ritorni. Non so tu come la vedi, per me quella era top. Sì, a me vedendola, sì, quella lì però anche i mondiali IBA sono organizzati in questo modo, però di differenza è che i mondiali IBA hanno tanti soldi di budget e quindi si possono permettere di fare tutto questo, e perciò sì, sicuramente il Flairmania, che era la gara organizzata in Lettonia, ha alzato l'asticella di come si organizza una gara. Comunque andiamo avanti. Ok, inizi a lavorare, tra virgolette, allora inizi a lavorare, iniziamo adesso a parlare, è passata un'ora e 12. Un'ora e 12? Sì, questo è il bello dei podcast. Un'ora e 21? No, 1 ora e 21 è da quanto siamo in diretta, 1 ora e 12 da quando abbiamo iniziato a parlare seriamente. Quindi questo è il bello del podcast, che passa il tempo e non te ne rendi conto. Spero che sia così anche per chi ascolta. Comunque, passa il tempo e inizi a lavorare per questa azienda. Inizi a lavorare per Fresh Shop, inizi a fare il brand ambassador. Ok? Che cos'è a quei tempi lì, che cos'era un brand ambassador? A quei tempi, parliamo del 2011, ho iniziato a collaborare con questa azienda come brand ambassador. A quei tempi non esisteva tanto questa figura e il brand ambassador fondamentalmente significava rappresentare questa azienda. Se vogliamo parlare in maniera ufficiale e tecnica, tu dovevi semplicemente presentare questi prodotti ai bartender. Quindi, non so, avevi un contatto con un bar, parlavi con questo bar, ti metteva a disposizione la sala, chiamavi le persone che conoscevi lì in zona,
chiamava la gente di zona, quello che vendeva il prodotto, chiamava i suoi clienti migliori, eccetera, eccetera. Loro si venivano a vedere, a seguire questa masterclass durante la quale io parlavo dei prodotti. Questo sarebbe dovuto essere esclusivamente il lavoro, un'oretta spiegando il prodotto come è fatto, facendo 2 drink e basta. Io sinceramente non ho mai lavorato in quel modo, nel senso che, come ben sai, si ha dei corsi, qualsiasi cosa io abbia mai fatto, c'era sempre Finest Call, ovunque, nelle gare, nei corsi di miscelazione, su Flare Shop, perché avevo ancora Flare Shop quando ho iniziato, quindi in qualsiasi modo spingevo questo prodotto. Da quella tipologia di brand ambassador ad oggi è cambiato totalmente il tipo di lavoro, perché all'epoca era solo vi presento il prodotto, torno a casa, sono contento. Ad oggi invece io che assumo dei brand ambassador, non li chiamerei neanche brand ambassador, mi servono delle figure che vanno nei locali, parlano del prodotto, li parlano in parte anche di prezzo, la qualità del prodotto e fondamentalmente cosa comporta lavorare con questo prodotto, quindi i vantaggi che ti dà, mettere in contatto gli agenti che vendono appunto questi brand con il cliente finale, insomma seguire dall'A alla Z un po' quello che è il passaggio da quando spieghi il prodotto al cliente a quando il cliente riceve il prodotto al bar, quando inizia a lavorarlo. Quando l'ha ricevuto, inizia a lavorarlo, una settimana dopo ti ci trovi bene, ma perché succede di questo? Ma sai, io con la fragola mi trovo non troppo bene perché ho questo problema. Perfetto, vengo lì, ti faccio un'altra dimostrazione, ti faccio i drink che tu hai nel tuo menù per farti vedere comunque che il drink esce buono, comunque la gente non si lamenta, eccetera, eccetera. Quindi è un supporto continuo ed è l'unica strada affinché si possa, insomma, lavorare per bene, perché in alternativa quando tu presenti un prodotto e te ne vai poi insomma non hai un riscontro importante. Io all'epoca lo facevo perché il brand in Italia doveva essere costruito, quindi inserivo su internet 1000 locandine di tutti i tour che facevo. La gente vedeva tutti i giorni Finest Call, Finest Call, Finest Call, e quindi iniziava a entrare nella testa delle persone. Una volta entrato devi sicuramente cambiare linea e trovare un altro modo, perché bisogna adattarsi sempre al periodo storico in cui lavori, insomma. Questo è un po' quanto. Può essere chiara come risposta? Ok, sì, va benissimo. Allora, vediamo qua. Vabbè, anche per chi non vede ci ascolta soltanto, comunque sto facendo vedere le bottiglie di Finest Call e come sono. Allora, prima cosa ne parlo io da utilizzatore, da bartender. Dico, sono bottiglie, si vede che sono state fatte da se non è da uno solo, però comunque sono bottiglie che si vede che l'azienda le ha create con dei bartender. Si vede che sono bottiglie che hanno un loro codice colore, quindi sono comode da utilizzare lavorando, quindi tu non devi metterti a leggere che prodotto è, perché già dal colore sai che tipo di prodotto è. La bottiglia è da litro e ogni tipologia ha anche il suo dosatore. Assolutamente sì, si adatta alla densità o all'utilizzo del prodotto. Ok, e una cosa che ti vorrei far dire, perché la differenza tra Finest Call e un suo diretto competitor, ok? Qui magari ti faccio fare un discorso di un paio di minuti perché mi interessa ascoltarlo. E tipo, l'altro prodotto uno dice è più buono. Mi fai il discorso che sai già che vorrei che mi facessi, per favore? Ok, allora il discorso è questo. Ok, allora il discorso è questo, fondamentalmente in Italia si è partiti ad utilizzare sciroppi tanti anni fa. Questo cosa ha comportato? Che gli sciroppi che sono nati appunto all'inizio del Novecento fondamentalmente erano tanto zuccherini e tanto carichi di zucchero, appunto, quindi la gente si è abituata a bere così dolce. La differenza tra i nostri prodotti e gli altri, e non sto dicendo meglio o peggio, ognuno lavora a modo proprio, ognuno decide la strategia da utilizzare. Semplicemente i nostri prodotti sono puree, in questo caso non sono sciroppi, quindi sono prodotti che si avvicinano più
a quello che potrebbe essere una purea fatta con frutta fresca, ma infatti sono realizzati con frutta fresca. Lì la bottiglia è da 1,240 kg, 500 grammi sono di frutta fondamentalmente, e succo di frutta per l'appunto. A differenza di altri, mettiamo, se parliamo di watermelon, quindi anguria, fragola, eccetera eccetera, lo diluiamo con zucchero liquido, zucchero di canna e fondamentalmente succo di anguria, succo di fragola, quello che sia. Il discorso è che i nostri sono meno carichi di zuccheri, proprio perché, come dicevo, dobbiamo avvicinarli a quello che è un frutto reale, e la gente abituata a quel concetto lì dice ancora sì, ma questo è più buono perché comunque sente più zucchero. Ma una cosa che ci tengo a dire, e ripeto, ognuno lavora a modo proprio, quindi non c'è il giusto o sbagliato. Quello che dico sempre è questo: quando voi acquistate un nostro prodotto, ho toccato di nuovo il microfono, Carmine, perdonami. Quando voi acquistate un nostro prodotto, pagate l'IVA al 10%. Quando comprate i nostri competitor al 22%. Questo perché? Perché fondamentalmente quando arrivano i prodotti in Europa e poi in Italia, la dogana italiana, insomma, per chi mastica un po' IVA e cose del genere, la dogana, l'IVA sul food, quindi sul pane, pasta, eccetera eccetera, è del 10%, perché c'è il canale food. C'è invece poi il canale beverage, quindi parliamo di sciroppi, succhi concentrati, alcol, eccetera, è del 22%. Allora che succede? Che nel nostro prodotto, essendoci frutta vera all'interno, una quantità sufficiente affinché la dogana lo riconosca come food, perché c'è appunto frutta, ci fa pagare l'IVA, cioè fa pagare ai clienti l'IVA al 10%, come se stessi comprando pasta, pane, eccetera. Gli altri invece lo vendono al 22% perché non c'è una quantità sufficiente di frutta reale che gli permetta di entrare nella categoria del food. Questa sostanzialmente è la differenza, e sinceramente, come si dice dall'inglese all'italiano, sono veramente fiero di lavorare per questa azienda. I'm proud of it. I'm proud of it. Proud of it. Sì, questa cosa mi interessava molto che tu la dicessi, perché una cosa che ci si trova, che vorrei anche arrivare a dire, che ci si trova spesso quando si parla, è un'idea soprattutto molto italiana, del trovarsi a parlare di sciroppi, purè, ready to mix e cose varie. L'italiano o il bartender tra virgolette mixology classico italiano l'associa a roba che fa schifo, nel senso, utilizzi non lo so, utilizzi il passion fruit, ok? Passion fruit, la purea in questo caso di Finest Call. Dici no, io utilizzo i passion fruit freschi che sono meglio. No, io utilizzo quest'altro marchio, no, io utilizzo quello. Cioè, tipo, perché ci tengo veramente ci tengo a dare queste informazioni. Quello che voglio fare io, parlando con te, è quello di informare su com'è questa azienda, non di dire che gli altri fanno schifo, e di informare su com'è l'azienda. Tipo, tu hai detto prima quella cosa che alla fine, tipo, l'azienda, tra virgolette, competitor migliore che esiste, che è tipo un'azienda che fa bottiglie di vetro, e alla fine, perché tu comunque fai test sulle bottiglie, tu comunque i competitor, perché l'ho visto fare anche a un altro competitor che è un'azienda italiana, ho visto proprio che tra di loro le varie aziende, tipo in questo caso di sciroppi e purè, tra competitor proprio uno prende la bottiglia fisica del suo competitor e la porta nella sua azienda a fare dei test e controllarla e vedere com'è fatta, e da questo ti è venuto fuori che all'interno della bottiglia del vostro competitor c'è la percentuale di 0% di frutta. Posso? Sì. Sì, ovviamente non parlo di tutta la gamma, di diversi gusti, che fondamentalmente era zucchero di canna, aromi artificiali, coloranti artificiali, basta, conservanti, bla bla bla, insomma, quello che serve. Però il discorso è che noi siamo un'azienda americana, quindi subiamo il controllo una volta prodotto il brand, i gusti, insomma, in America, poi ne riceviamo un altro in Europa. Quindi sono due controlli, mentre chi
viene prodotto direttamente in Europa o magari direttamente in Italia, fondamentalmente riceve un controllo in meno rispetto a noi, e ci sono 1000 modi per girare un po' intorno a ciò che si scrive sull'etichetta, nel senso... Quella storia del 100% di frutta. Esatto, io Ok. spessissimo... Ti faccio fare l'esempio e io io lo tiro fuori e tu lo spieghi. Quando al supermercato prendete uno sciroppo o comunque un succo di frutta, parliamo di un succo di frutta, ok? Voi al supermercato dal bancone prendete uno sciroppo e ovviamente vi colpisce il fatto che c'è scritto 100% di frutta, ok? Io che non sono un chimico, ok, che non ne capisco niente, diciamo sì, conosco le basi, le cose varie, però tipo prendi mia madre, ok, che di questo mondo non ne fa parte, mia madre si occupa di altro. Mia madre al supermercato vede succo di frutta con scritto 100% di frutta, scadenza, quanto sarà? Un paio di mesi dopo? Sì, grosso modo, minimo un paio di mesi dopo. Cioè, mia mamma ci arriva subito, che non è una bartender, non crea sciroppi, non fa niente, però dice 100% di frutta deve scadere domani, o no? Questo è il brick, 100% di frutta domani deve scadere. Perché se io vado a casa, mi faccio il mio frullato, la mia spremuta con l'estrattore di ananas, massimo tra 3 giorni lo devo buttare. Se è solo ananas, il giorno dopo lo devi buttare, ok? Cambia colore, diventa marrone, ok? Perciò so che tu adesso hai la spiegazione a questa cosa. Sì. No, il discorso è questo. Primo, se un nostro competitor X ha il 70-80% di frutta e noi ne abbiamo 35, per esempio, com'è possibile che noi abbiamo l'IVA per il cliente finale al 10% perché rientra nel food, e chi è il 70-80% ce l'ha il 22% l'IVA che rientra nel beverage? Questo insomma già spiega la differenza. Il discorso è che quando tu leggi 70% ci sono 1000 modi di leggere quell'etichetta, perché poi si inizia a dire no, ma quella è frutta disidratata, quindi se togli l'acqua la percentuale raddoppia al suo interno, oppure in realtà non viene menzionata la vera percentuale di frutta all'interno, ma c'è scritto 70% fragola. Vuol dire che quella percentuale che non viene menzionata, magari lì dentro c'è il 5% di frutta, il 10% di frutta, di quel 10% il 70% è fragola e il restante 30% è, non lo so, granatina, melograno, mela, quello che sia. E questo è un modo di, tra virgolette, raggirare, che ti permette comunque di far credere alla gente che stia comprando il 70% di frutta all'interno di un prodotto, ma non è così. Carmine parlava del 100%, tornando al 2015 c'erano prodotti, c'era scritto 150% di frutta. Ora 150% per me vuol dire che prendo una bottiglia, anzi 2 bottiglie, una la taglio a metà e la infilo in quella intera, non lo so, nel senso... Qui mi verrebbe da dire esistono cose che non esistono. Come direbbe Baccio Capatonda, esistono cose che non esistono. E quindi è quello un po' il discorso, però sta a noi insomma lavorare su questo, e anche quando andiamo direttamente ai bar, adesso ovviamente non facciamo nomi perché non è il caso, non sarebbe professionale eccetera, ma quando vado in un bar e vedo il prodotto con cui questo potenziale cliente lavora, facciamo delle comparazioni eccetera eccetera, insomma, in modo tale da fargli capire le differenze, e di solito funziona sempre, insomma. Questo è un po' il concetto. Penso che arriveranno tante No, ma questo, non so cosa. questo è un discorso che, vabbè, io e te ci sentiamo sempre, quindi è un discorso che io e te avremmo fatto milioni di volte, però è un discorso che tante persone non sanno e tante persone magari mentalmente non si sono neanche mai fatte, perché questa parte del 35% hai detto di frutta. Sì, dipende perché varia in base al In cosa prodotto. Prima io ho fatto l'esempio del passion fruit, ok? Per farvi capire quanto comunque lavora seriamente questa azienda. Tipo, abbiamo parlato di un competitor che in alcuni prodotti ha lo 0% di frutta, qui c'è il 35% in alcuni, che varia, ok. Però tipo, prima ho detto del passion fruit, cioè tipo, il passion fruit come viene prodotto, se te lo ricordi? No, nel senso, come viene prodotto, intendi la cottura, eccetera, eccetera? Sì, da dove viene Ok. preso, tutte queste cose. Allora, guarda, ti parlo del mango che mi piace di più come concetto perché lo prendiamo in India, nella regione Ratnagiri,
si chiama Alfonso Mango, se cercate su Google è la varietà più costosa che esiste, e lo prendiamo da lì, lo portiamo in America, viene lavorato solo lì, perché poi quando viene venduto, che tu lo beva, che tu lo utilizzi, lo posso utilizzare in Giappone, in Italia, in America, avrà sempre lo stesso gusto, perché è come bere, si può dire il brand Fanta, ho detto. Sì, Se bevete una Fanta in Italia, in Spagna, il gusto è diverso, perché la produzione viene fatta in posti diversi, quindi l'acqua, eccetera, eccetera, comunque cambiano, alterano il gusto. E il modo di produrre questo gusto, il mango per esempio, è cuocerlo a bassa temperatura, circa 60 gradi. La maggior parte dei nostri competitor lo fanno a circa 200 gradi perché accorciano i tempi di cottura, ma allo stesso tempo il gusto, il sapore, l'odore, cioè il sapore, l'odore e la vista, anche il colore, cambiano tantissimo. Il nostro a 60 gradi ha una cottura più lunga, quindi impiega più tempo. È proprio lì che sta, secondo me, uno dei punti chiave, anche nel senso, perdi più tempo, è vero, ma poi dai un prodotto che secondo me è qualitativamente più alto. Infatti, se voi provate a prendere un mango, un passion, qualsiasi colore dei nostri prodotti, comparato a un nostro competitor, vedrete proprio i colori sono totalmente diversi. Gli altri hanno un gusto, un odore e un colore alterati, tra virgolette, bruciati, insomma. Quindi questo è un po'... sì, e questo, qui abbiamo fatto l'esempio di un prodotto, però questa è l'approccio che l'azienda ha verso tutti i prodotti. Assolutamente. Cioè, ovviamente saranno diversi in base al frutto, in base alla qualità, in base a dove è il migliore, però questo è quello che viene fatto. Adesso, un'altra cosa che mi interessava dire di Finest Call in particolare, e poi dopo parliamo anche delle altre cose che fanno parte dell'azienda, e poi dopo poi parliamo dell'aspetto manageriale del tuo lavoro in particolare. Come funziona? Praticamente Finest Call ha dei prodotti tipo Sweet and Sour, tipo Lemon Juice, tipo Lime Juice, tipo Bloody Mary, Pina Colada, non me ne vengono in mente altri, vabbè, Margarita, sì, prodotti che solitamente, anche zucchero liquido, anche lo zucchero liquido ne fa parte, prodotti che in molti locali, soprattutto in Italia, la gente si fa da sé, ok? Io vado lì 3 ore e mezza prima della serata, mi spremo le mie 4 casse di lime e mi faccio i miei 4 litri di succo di lime per i miei 4 bartender, ok? Ti racconto la mia esperienza personale che mi è capitata proprio un mesetto fa. Vedendo una cosa del genere, la mia testa, che non è solo da bartender, perché io la definisco mentalità dell'idraulico, perché gli idraulici si mettono a fare i lavori che devono fare, ma la cosa che più li fa incazzare è dover rifare il lavoro, ok? Un idraulico il lavoro te lo fa da paura, ma se succede qualcosa, se lui fa un errore o se tu fai un errore e il lavoro lo deve rifare, si incazza come una iena. Quindi l'idraulico ti fa il lavoro nel miglior modo possibile, nel minor tempo possibile. E questa è anche, tra virgolette, la mia mentalità, ok? Io non è che non ho voglia di lavorare, però anche come è organizzato l'American bartending, tu nel preparare cocktail, con meno movimenti possibili, prepari più cocktail possibili, giusto? Questa è la metodologia di lavoro quando hai grande quantità, quando devi preparare una grande quantità di cocktail. Quindi meno movimenti possibili, più drink possibili preparati. Perciò nella mia testa, quando a me è capitato di vedere un cocktail bar che conosco, che prima della serata fa vedere il suo bartender lì con lo spremitore a farsi i suoi succhi di lime. Allora, Finest Call, mi puoi illustrare velocemente in 1 minuto e mezzo, 2 minuti il succo di lime di Finest Call? Semplicemente il succo di lime Finest Call è chiamato single pressed perché sono
34 lime, scusami, spremuti all'interno, c'è 99,9% di succo di lime, lo 0,1% di aroma e rosmarino per dare un po' più di colore, per un minimo di conservazione. Il discorso è che questo è l'unico prodotto che una volta aperto dura circa 7 giorni in frigorifero, proprio perché non c'è nulla all'interno come conservante o altro. Il discorso è che è veramente un prodotto che fa risparmiare tanto tempo e tanti soldi, e in più non sono contro lime freschi eccetera eccetera, giusto un appunto: quando tu spremi 4 casse di lime, 5, quello che sia, stasera la serata deve essere buona, devono arrivare clienti eccetera eccetera, poi non viene nessuno, poi piove, salta la serata, ok, quel lime il giorno dopo non so se è utilizzabile e va buttato. Hai questa bottiglia, è chiuso, il prodotto sai che è lì, una volta che tu togli l'etichetta ti dura quei 7 giorni in frigo, e di conseguenza cosa succede? Che se ne hai necessità lo apri e lo utilizzi, se non ce l'hai non hai preso 4 casse, 5 casse spremute, messe in bottiglie, devono essere messe in frigo, quindi spazio eccetera eccetera, tempo che una persona investe, e questa è un po' la differenza. Tra l'altro questi sono lime messicani. Lime messicano, la varietà si chiama Key Lime, è più agra, più aspra rispetto a quello che riceviamo, insomma, che compriamo qui in Italia. Quindi in realtà per fare un mojito, per chi lo fa con il succo, basta un CL. Un CL significa che da una bottiglia escono 100 mojito. Fondamentalmente una cassa di lime, adesso l'Italia è grande e varia, ma il costo va dalle 18 alle 25 euro di media, questo è più o meno l'average che ha in Sì, io Italia. mi ricordo quando li compravo io per il locale dove lavoravo, una cassa la pagavo 24 euro. Una cassa dipende da come sono i lime, più succosi, meno succosi, eccetera, eccetera. Diciamo che un litro filtrato ti esce, forse un pochino di più. Qui hai a 24, 23, 20, 18, quello che sia. Qui hai una bottiglia che costa a prezzo pieno intorno a 11 euro, quindi che puoi utilizzare sempre, che non ti scade. Quindi insomma, secondo me è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo è un po' il discorso. Poi molta gente mi dice ma se i clienti se ne accorgono, ma perché noi abbiamo tante fisse mentali? Perché vi garantisco, quello che io faccio sempre è andare dal cliente e fargli fare il suo drink con il lime e il suo stesso drink con il nostro, e andare fuori ai tavoli, dargli ai clienti e chiedere poi alla fine tutto ok con i drink, senza dire abbiamo usato un lime così colà. Mai, non c'è mai stato qualcuno che mi abbia detto no ma sai era un po' così, un po' agro, un po' dolce eccetera eccetera. Quindi fondamentalmente io parlo dal punto di vista imprenditoriale, sì, lavoro per l'azienda, ma se avessi un bar penserei a ridurre i costi, a ridurre i tempi e a fare insomma tanta altra roba. Questo è un po' quello che penso io, dicendo a me stesso voglio fare soldi con il mio locale. Poi per carità la passione ci sta, tutto, ci mancherebbe, però fondamentalmente io penso che questa sia una scorciatoia che aiuta tantissimo. Carmine, voi che lo utilizzate lì al Vanilla, penso che vi salvi la vita, non so come la vedi insomma. Sì, niente. E questo era quello che volevo arrivare a farti dire. Quello infatti che poi raccontando io di questo locale, io a questo locale gli ho scritto: ma perché non utilizzate Fenesco? Perché è un locale che ci conosciamo bene, perciò non è che non conosce il prodotto. Dico, ma perché non utilizzate Fenesco? Perché il fatto è che non solo... Allora, prima cosa, parliamo un attimo di numeri a span, non mi servono numeri precisi, però dico, una cassa di lime costa 24 euro, ok? Da un lime spremuto, grosso modo, non voglio che poi mi arrivano commenti e video di abbiamo detto che, grosso modo, solitamente da quelli più vuoti a quelli più pieni, con un lime, con mezzo lime spremuto fai mezza oncia. Sì, quindi con ogni lime fai un'oncia di prodotto, ok? Quindi tradotto, con una cassa di lime fai una bottiglia da 1 litro di succo di lime spremuto fresco, ok? Quindi una bottiglia di succo di lime ti costa 24 euro, dai 20 ai 30 euro, ok? Dai 20 ai 30 euro. Sì, poi ci arrivo. Ti costa dai 20 ai 30 euro un litro di lime.
Un litro di lime juice senza sconti, senza averne comprate 30 case, grosso modo quanto costa? 11 euro. 11 euro, perciò è già meno della metà. Meno della metà. In più aggiungiamo il fatto che sono lime messicani, come ha spiegato Matteo, che hanno un gusto più acre, quindi vuol dire che se ne utilizza molto di meno. Se io faccio il mio, perché mi viene in mente il mio Moscow Mule, spremendo il mio mezzo lime, quindi che metto la mia mezza oncia, di questo ne metto di meno di mezza oncia, perché è molto più acre, quindi essendo molto più potente ne devo mettere anche di meno. Quindi, e questo è già... E ovviamente dite la fregatura dov'è? Perché dici sì, questo è tutto buono e la fregatura dov'è? Che il prodotto invece fa schifo. E invece no, perché la prima cosa che mi ricordo che mi hanno insegnato a me è di assaggiare quello che utilizzate. Ci sono bartender che fanno i bartender da 15 anni e non hanno mai assaggiato il loro Long Island. Ok, ma tantissimi, il 90% di loro sono così. E quindi io l'ho assaggiato e ragazzi, ma poi perché lo dico io, quindi dite vabbè, a te ce l'hai come sponsor, sei amico di Matteo, dici che è buono. Si può dire il nome del locale che lo utilizza a Roma o non lo diciamo? Che lo utilizza a Roma? Che è lo Speakeasy di Roma. No, meglio di no, scusami, voglio... Ok, non lo diciamo, però locali di top livello. Ok, vai pure. No, vabbè, preferisco evitare perché non so poi se i proprietari vogliono o meno, però locali di quelli che quest'anno hanno vinto i 50 Best utilizzano i nostri prodotti, c'è chi utilizza la bottiglia in sé, chi invece vuole dare un'impronta più professionale, più da speakeasy, eccetera, eccetera, quindi mette i nostri prodotti in delle bottiglie. A me non interessa, nel senso il prodotto viene utilizzato, va benissimo, però fondamentalmente ci sono diversi di questi locali che lo utilizzano proprio perché lo trovano buono come prodotto, risparmiano tempo, soldi, e quindi questo dimostra il fatto che fondamentalmente la gente, come diceva Carmine, dovrebbe assaggiare il prodotto e più che assaggiarlo liscio, assaggiarlo miscelato, perché poi sinceramente chi è che si andrebbe a bere un bicchiere di purea di frutta? Non è nel nostro palato, no? Una cosa del genere, è dolce a prescindere, quindi realizzi il tuo drink, quelli che hai nella drink list, e fai provare ai tuoi clienti, fondamentalmente lo provi tu e i tuoi clienti. Questa è una chiave che noi utilizziamo sempre. Ok, e infatti quello che è capitato anche a me spesso, perché a me negli anni è capitato di inserire in veramente tante realtà questi prodotti, però tipo mi è capitato l'anno scorso in un locale in cui lavoro anche adesso, ogni tanto, che vedevo preparare tipo sweet and sour, vedevo prepararlo a inizio serata in una bacinella gigante con un mestolo enorme, mescolare bustine, acqua e zucchero, tutto buttato dentro, calderone, e poi si divideva in varie bottiglie. Dico, prepararlo in questo modo, prima cosa tu non ne hai idea di quanto ti costa. Cioè non puoi sapere quanto ti costa così. Prima cosa, non sai quanto zucchero ci butti dentro, non sai quanto acqua ci butti. Facciamo che l'acqua la prendi dal lavandino. L'acqua la prendi dal lavandino. Facciamo neanche finta che non stai usando le bottiglie d'acqua, stai usando l'acqua del lavandino. Però tu, prima cosa, non sai quel prodotto quanto ti costa. Non sai... Cioè, devi avere anche un qualcosa dove stoccarlo, ok? Quindi lo prepari per la serata, va bene. Perciò devi avere bottiglie dove metterlo. Dovresti fare l'etichetta con tutta quanta la cosa del HCCP e tutte queste storie. A fine serata poi lo devi buttare via, ovvio. Invece io dico, ma perché fare tutto sto giro? Dover mettere lì delle persone non a perdere tempo, sono persone che sono lì che ci sono persone che sono lì a lavorare prima, quindi tipo quella cosa che dicevo prima dello spremere i lime non è solo una spesa di cassette di lime, tu devi anche pagarla alla persona che arriva prima, o no? Certo, gli sprechi certo, devi pagare la persona che viene prima, devi considerare gli sprechi nel momento in cui magari non lo utilizzi quella sera,
o ne utilizzi giusto la metà e poi devi... Oppure, come dicevi tu, dello sweet and sour, ci sono anche discoteche tipo che lavorano 2 giorni a settimana, quindi se tu il sabato fai questo sour, non lo consumi tutto, ne consumi un minimo, piove, la serata non va, non dovresti tenerlo fino al venerdì dopo, quindi va buttato totalmente. Alla fine dell'anno tu, se consideri tutti questi sprechi, insomma c'è una ragione bella seria per cui dovresti indirizzarti. Adesso parliamo di Fenescol, che sia Fenescol, che sia un altro brand, però insomma un qualcosa che ti standardizzi i costi e il gusto fondamentalmente di un prodotto, anche perché per me un cocktail deve essere come una birra, devo berlo sempre lo stesso gusto, quindi se oggi, perché in realtà il lime oggi è più agrio, domani è più secco, dopodomani è più dolce, eccetera eccetera, quindi non c'è neanche una standardizzazione in quello. Questo è un po' il discorso. Questa era un'altra cosa, scusate, a cui che volevo arrivare a dire, che a parte che per le discoteche è proprio la svolta, perché le discoteche, aprendo 2 sere a settimana, quelle 2 sere hanno bisogno di capitalizzare il più possibile quello che stanno facendo. Quindi anche soltanto sweet and sour, se io ho la possibilità di aprirlo, utilizzarlo, sweet and sour quanto dura una volta aperto? Dura 3 mesi fuori dal frigo. 3 mesi. Quindi... Se in 3 mesi non fai fuori una bottiglia di sweet and sour, il problema sicuramente non è il sweet and sour o gli sciroppi che utilizzi. Oh, ha iniziato a seguirci Mauro Marchetti. Oh, Mauro Marchetti, ciao Mauro. Mauro l'abbiamo menzionato prima. E comunque, stavo dicendo, quindi anche soltanto avere la possibilità, perché poi quello che dicevamo prima del sweet and sour preparato che poi tu vai a buttare via a fine anno, ma tu non sai neanche quantificarlo, perché non sai quantificare quanto zucchero hai usato all'inizio e non sai quantificare quanto ne hai buttato via alla fine. Invece con questa cosa qua tu puoi standardizzare e sapere perfettamente quanto ti è costato all'anno sweet and sour, quanto ti è costato all'anno la fragola, quanto ti è costato all'anno il passion fruit e via dicendo. In questo modo però, oltre che guardarla dal lato manageriale, prima hai fatto una spiegazione che spiega comunque la qualità del prodotto e oltre a questa cosa qua, un prodotto come questo aiuta tanto, perché me ne sono reso conto io lavorando, soprattutto lavorando in locali dove i bartender sono di livelli molto diversi. C'è il bartender bravo, quello che lo fa da poco, quello che non l'ha mai fatto e lo fa per arrotondare perché va all'università, quello che ha già il suo lavoro, lo fa soltanto per guadagnare qualcosa in più. Che prodotti come questi possono essere utilizzati a tutti i livelli, cioè nel cocktail bar, come abbiamo detto prima, nel cocktail bar di top gamma che va a vincere, che va nella classifica dei migliori 50 bar al mondo, utilizza questi prodotti. Però all'interno di tipo una discoteca va a pareggiare i deficit, diciamo, dei bartender. Un bartender che non è tanto bravo, però ovviamente con l'insegnamento di qualche suo collega più bravo, utilizzando questi prodotti può andare a offrire un prodotto che sia uguale per tutti quanti. In questo modo qua tu puoi pareggiare tutto quanto, perché anche spremendo i lime freschi non sono mai uguali, non sono mai gli stessi, il gusto non può essere uguale. Invece in questo modo il gusto è sempre lo stesso. Vuoi dire qualcosa ancora? In realtà, per assurdo, un lime, se tu lo tagli non verticalmente ma orizzontalmente e vedi un po' l'acidità della parte superiore e quella inferiore, è diversa per lo stesso lime, perché il lime riceve il sole dall'alto di solito, quindi la parte superiore matura in un modo diverso da quella inferiore e di conseguenza se tu vai a misurare, come dicevo, l'acidità, sono differenti. Quindi quando tu vai a fare dallo stesso lime 2 drink uguali, il gusto del lime influirà in maniera differente, che è assurdo, nel senso, se ci pensi dici cavolo, ma com'è possibile? Però è così. Quindi invece in questo modo, utilizzando certi prodotti, noi possiamo andare a standardizzare anche questo. Quindi risparmi da ogni parte. Il prodotto comunque è un prodotto di qualità, perché l'Italia è me lo dicevi tanto tempo fa, magari è così ancora adesso, però l'Italia è la nazione nel mondo dove ci sono più marchi che producono sciroppi e purè, giusto? assolutamente sì. In Italia abbiamo 50 competitor, bene o male, 50. È una cosa impressionante, un sacco locali e poi intervengono anche ovviamente quelli europei, diciamo, piuttosto che mondiali, insomma. Però sì, ne abbiamo tantissimi, è l'unica nazione. Degli altri miei mercati gestisco 14 mercati tra Europa e Nord Africa, negli altri trovi 4, 5, 3, 6, questo è il numero di competitor che abbiamo.
In Italia siamo belli, e infatti questa è la cosa strana, perché dico, cavolo, la gente è un po' restia certe volte, ma allo stesso tempo siamo una nazione che spopola con quasi 50 competitor, cioè quasi 50 brand diversi di sciroppi, insomma, quindi vuol dire che se esistono venderanno e vendono almeno quel quantitativo che gli permette di sopravvivere, altrimenti chiuderebbero. Quindi è una cosa un po' strana. Ok. Dove ho messo il mouse? Qua, ce l'ho sulla gamba, scusa. Perché è partita la pubblicità YouTube? Ragazzi, comprate Il caffè macinato. Caffè macinato e di Vella. Eccoci, scusate, bruttissimo momento. E vabbè, abbiamo parlato di Fine Scuola, abbiamo parlato della bottiglia, abbiamo parlato di tutto. Penso di aver esaudito tutti i punti che mi ero scritto, sì. E adesso l'azienda si chiama IBM, American Beverage Marketers, giusto? Ok, l'ho detta bene, ero sicuro di sbagliarla. E vabbè, ci sono altri 1000 prodotti. Parliamo del mercato che gestisci tu, parliamo dell'Italia. E ci sono altri 2 prodotti che sono Master of Mixes e Real. Parliamo prima di Real. Real all'inizio, quando io ho conosciuto Finest Call, per problemi proprio di prodotto, Finest Call non produceva il cocco, non produceva la purea di cocco, ma produceva in un brick, tipo brick tra virgolette della maionese, Coco Real, che era, correggimi, fermami se sbaglio, era un brick grosso modo della maionese e all'interno c'era questa crema di cocco che, essendo una peculiarità di Finest Call è che è molto maneggevole, perché non è come tante altre puree e sciroppi che versando tu devi andare a fare uno squeeze sulla bottiglia perché sennò non esce, o devi andare a mescolarlo con acqua. Si chiama proprio ready to use perché tu apri, versi e chiudi la versata senza sporcarti, qualsiasi sia il tuo livello di bartending. Quindi invece col cocco a questo punto di fluidità non riuscivano ad arrivarci, quindi hanno fatto un brick che serve aprire e fare lo squeeze. Infatti tante ricette di drink fatte con Coco Real, mi ricordo ai tempi, le vedevo con scritte a livello di squeeze, fai 1-2 squeeze, queste cose qua. Adesso invece, soprattutto negli ultimi anni, quando è esplosa la mixology, quando si sono incontrati 2 mondi, mixology e flair bartending, e sono usciti questi prodotti che si chiamano Real. Me li puoi spiegare velocemente? Semplicemente hanno un canale diverso. Finest Call è per tutti quei cocktail frozen alti volumi, mentre Real è più per i locali che possono dedicare più tempo alla realizzazione di un drink. Fondamentalmente hanno più zucchero e più frutta al loro interno. Ciò non toglie che possano convivere fra loro, perché per esempio nella linea Finest Call non abbiamo il cocco, nella linea Real non abbiamo la granatina, per dire, quindi si può tranquillamente lavorare con Real utilizzando alcuni gusti Finest Call e viceversa. Questi prodotti qui sono appunto per i cocktail shakerati, gli stirati, si può dire? Penso di sì. Gli stirati. Fondamentalmente vabbè, sia Finest Call che Real hanno 1000 altri utilizzi, infatti vengono utilizzati per fare delle spume, per colazioni, per granite, perché per esempio torno a Finest Call un attimo, hanno una densità che gli permette, mettendo 1 litro di fragola, mango, passion, quello che sia, e 1/2 litri in base all'intensità del gusto che una persona vuole, in un granitore dopo 45-50 minuti hai una granita già pronta, cosa che non si può fare con uno sciroppo denso. Insomma 1000 utilizzi diversi. Il Real viene utilizzato in cucina come topping sui gelati, in caffetteria, visto che siamo usciti anche con dei gusti nuovi che sono crema di nocciola e vaniglia. Quindi fondamentalmente la differenza sostanziale, come dicevo all'inizio, Finest Call è alti volumi frozen, Real cocktail shakerati e stirati. E per tutti questi locali che insomma possono perdere più tempo, hanno più tempo da dedicare alla realizzazione, alla costruzione di ogni singolo drink. Questo bene o male è la differenza. E infatti un po' di tempo fa tu mi hai mandato un pacco con un po' di tools, gadget di Finest Call e mi sono reso conto che erano usciti 2 libri e immaginavo fossero libri di cocktail. Vedi qua, infatti ne ho uno che si chiama In the Kitchen, va bene, Kitchen, In the Kitchen, e l'ho aperto e vedendo ho visto che ci sono ricette di food invece.
Qui ci sono dei piatti che vengono fatti con gli ingredienti real, tipo qua c'è un Thai mango sauce, che è tipo, penso, una ricetta in cui si utilizza il mango fine scone. Infatti questo libro glielo do a mio padre, che lo utilizzerà sicuramente lui. Quindi il real si può utilizzare anche, o si utilizza, vedo dal libro, si utilizza anche in cucina. Sì, assolutamente sì, nel senso che sai, con globalizzazione e cose del genere ormai non siamo più in Italia a mangiare solo cibo italiano, c'è un po' di tutto, quindi la gente vuole provare cose nuove e fondamentalmente questo non è altro che un'evoluzione a cibo classico che noi mangiamo. In realtà questo libro, queste ricette sono state fatte da Anthony Lamas, che è un cuoco famoso in America che lavora con noi. Lui è cresciuto in California ma ha origini del Sud America, di conseguenza queste ricette sono un po' più speziate verso il Sud America, diciamo, e dato che in Italia prende sicuramente piede questo menù, è stato già apprezzato da molti dei nostri clienti, ma ho chiamato due chef italiane, sono Veronica e Margherita, che saluto a proposito, e loro mi hanno creato un menù che si adatta più a un palato europeo, quindi insomma non so se te l'ho mandato questo menù, poi eventualmente te lo invio per tuo padre. E quindi abbiamo questo menù con un adattamento di questi prodotti real alla cucina europea, sia per il nord Europa che per il sud Europa. Ma dalla semplice salsina del mango con un salmone piuttosto che con l'insalata, eccetera eccetera, quindi qualche volta dobbiamo pranzare insieme, Carmine. Li devo portare io in qualche locale. Tra l'altro ne approfitto perché sto organizzando per fine gennaio a Bari una masterclass con queste due ragazze, queste due chef, che insomma faranno assaggiare questi piatti, quindi chiunque voglia partecipare mi scriva, più che benvenuto. Viene lì, assaggia i prodotti, valuta se gli piace. Masterclass a Bur. Masterclass a Bur. A Bur. Pensavo qualcos'altro, a Bur. A Bur perché a Bari non si usano le vocali. Ma scusami Carmine, ma qui vivo nel futuro perché vedo il me stesso che si muove lì. Sì, e parla... perché qui vedi quello che stiamo registrando noi. Lì invece vedi quello che arriva, quindi c'è la differita di qualche secondo. Stiamo vivendo nel futuro. Sì. Allora, oltre a Fine School e Real abbiamo il mio prodotto tra virgolette preferito, che secondo me è una bomba, e la maggior parte dei bartender, magari un pochino con la puzza sotto il naso, lo storceranno il naso, è Master of Mixes. Master of Mixes è pensato per non è un prodotto destinato ai locali, non è un prodotto destinato ai bartender, non è un prodotto destinato a discoteche e cose varie. È un mercato completamente diverso, è destinato ai consumatori. Sì, al consumatore finale, fondamentalmente un prodotto che si può trovare o su internet o nei supermercati. Insomma, adesso abbiamo introdotto ad aprile, quindi siamo già in più di 100 supermercati, adesso pian piano, insomma, saremo un po' ovunque. Quindi Master of Mixes praticamente sono, ragazzi, sia le purée che cocktail già pronti imbottigliati. Questo è un prodotto che in America va fortissimo, però in America, tipo qua da noi, è già un po' più difficile riuscire a capirlo perché mentalmente noi italiani non abbiamo la mentalità tanto del fai da te come gli americani. Gli americani in qualsiasi cosa hanno la mentalità del fai da te. Tipo, io quando andavo a scuola, i primi anni di superiori, andavo in una scuola di ceramica in cui si faceva di piastrelle, e studiavamo le piastrelle, smalti e cose varie, e a quei tempi lì si diceva che il mercato americano era difficile, degli USA, non americano, il mercato degli USA era difficile perché l'americano gli piace farsi lui le cose in casa. L'americano si monta la cucina, l'americano mette giù lui il parquet, l'americano mette lui la moquette, e mettere giù le piastrelle era molto più difficile, e quindi l'americano non le prendeva le piastrelle perché è più difficile metterle giù e farsele. E così come con i cocktail, se ci fate caso nelle serie TV, nei film e cose varie, in America in ogni casa c'è un blender, in ogni casa c'hanno il loro whisky, in ogni casa hanno al centro tavola il loro blender con dentro il margarita.
ok? Come su ogni tavola nostra c'è la bottiglia di vino, su ogni tavola americana c'è il margarita, il mai tai, il daiquiri, quello che è. E quindi questi prodotti in America vanno fortissimo. E io personalmente in casa ce li ho perché me li faccio dare da Matteo perché mi piacciono molto, perché sono comodissimi. Cioè, ovviamente vengono degli ospiti a casa e se tipo parlassi col me stesso di 10 anni fa, direi no, 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 no. Se ti faccio un drink a casa mia, ti uso il lime, ti faccio questo, ti faccio quell'altro. Ma secondo voi avete 10 persone a casa a cena? Avete voglia di mettervi a fare 10 daiquiri spremendo 10 lime e queste cose qua? Cioè, invece, il Master of Mixes è proprio la cosa perfetta per fare queste cose qua, per farsi da bere a casa. Quindi in Italia ancora non è tanto presente, ma c'è come Matteo sta lavorando molto in questi ultimi mesi per riuscire a inserirlo, che era una cosa che era tipo è arrivata insieme alla pandemia, tra l'altro, in Italia, se non mi ricordo male. Sì, diciamo che no. Allora, stavamo pensando di introdurlo, poi è partita la pandemia, ci siamo fermati, l'abbiamo introdotto ora ad aprile, qualche mese fa. Ripeto, siamo in più di 100, sì, più di 100 supermercati al momento, in varie catene, Iper, Conad, eccetera, eccetera, Despar, qualcun altro. Il discorso di questi prodotti è che a parte che sono fatti dalla stessa azienda, la frutta è la stessa, per chi conosce già Rial e Fenescol, quella è la frutta che viene utilizzata, solo che c'è la pina colada, per esempio, c'è già la nostra crema di cocco Rial e succo di ananas, margarita, e passion, eccetera eccetera. Il passion, per esempio, è il lime all'interno, la fragola è il lime all'interno, perché può diventare un margarita, un passion margarita, con appunto tequila, il nostro passion, piuttosto che aggiungendo del rum diventa un daiquiri al passion fruit. La cosa buona è che è un prodotto analcolico, quindi permette di essere bevuto sia analcolico che alcolico, nel senso, se c'è la ragazza, l'amica di turno incinta, per esempio, chi deve guidare, quello che sia, che non può bere alcol, puoi renderlo analcolico, quindi versi il prodotto e finisce lì, ghiaccio, shakeri, e finisce là. Nel momento in cui c'è qualcuno che vuole berlo alcolico, una parte di alcol, 2 di prodotto, e questo è quanto. La bottiglia costa sui 10 euro, fondamentalmente €1 costa, perché escono 10 cocktail da una bottiglia, quindi €1 a cocktail, con l'alcol finisce €1,50 euro. In questo momento storico secondo me avrà un grosso successo, perché comunque la gente ha imparato a bere a casa, che sia vino, che sia cocktail, eccetera eccetera, quindi secondo me andrà molto bene, soprattutto nei prossimi mesi, insomma, durante le feste, certo, ma poi da marzo-aprile, che si va verso la stagione calda estiva, sono convinto che, come dite voi giovani, spaccherà di brutto. E quindi, impressione mia, correggimi se sbaglio, l'azienda punta, per quanto riguarda Faenescol e Rial, lo destina a gente che li sa maneggiare e li sa miscelare con altre cose. L'azienda invece proprio nella preparazione di questi prodotti, nel metterli nel mercato, un Master of Mixes lo prepara pensando che chi ci va a mettere le mani sopra non sa mescolarlo, non sa miscelarlo, quindi te lo vende il più possibile pronto per essere bevuto. Certo, perché il microfono mi sa, ok, perché Faenescol è un ingrediente che il barman è capace di miscelare, sa come miscelare, quindi inserisce solo quello e poi lo miscela con quello che preferisce. La fragola Master of Mix ha già del lime all'interno, come dicevo prima, ed è per mia madre, mia zia, mio cugino, gente che non sa miscelare fondamentalmente. Infatti la bottiglia è diversa, non è una bottiglia, una store and pour, non ha il versatore, è una bottiglia classica, come un succo di frutta, per intenderci, da litro, e fondamentalmente c'è un collarino in cui c'è scritta la ricetta, quindi una parte di alcol, 2 del nostro. C'è il QR code che ti porta sul nostro sito, dove ci sono video e ricette, video in inglese con sottotitoli in italiano. C'è il QR code sulla bottiglia che ti porta sul sito, stessa cosa. Abbiamo l'applicazione su cui vieni portato sempre dal QR code. Abbiamo dietro la bottiglia 3 ricette facili da fare a casa, quindi questo è proprio per chi è a zero con la conoscenza della miscelazione, eccetera. E di conseguenza, appunto, se va il cugino di Carmine,
che non sa miscelare può andare lì con nozioni zero, fare un buon drink a casa. Questo. Ok, perfetto. E abbiamo illustrato i 3 prodotti, abbiamo fatto i discorsi che volevo fare e sono contento. Adesso mi interessava, fammi vedere se ho detto tutto. Sì, adesso volevo parlare un attimo di te e del tuo lavoro. Allora, prima cosa, tu sei un manager e di che zone ti occupi? Allora, mi occupo del Sud Europa, Nord Africa e mi sono state date ultimamente Belgio e Olanda, che non sono proprio Sud Europa, mettiamola così. Quindi sono 14 nazioni tra Europa e Nord Africa. Non sono terroni come noi. No. Sono i polentoni dell'Europa, I capito? polentoni dell'Europa. Infatti parlo un inglese diverso lì. E quindi, cosa vuol dire essere un manager? Cioè, sono un po' più specifico. Come prima mi hai spiegato che cosa fa un brand ambassador, rappresenta il prodotto, che cosa fa di qua e di là. Un manager immagino che deve gestire cose diverse di un brand ambassador, non solo prettamente rappresentare il prodotto, ma gestire anche cose diverse. Ti va di raccontarmi velocemente o anche con esempi, spiegarmi di cosa si occupa un manager? Sì, allora, il manager in realtà, se lo cerchi su Google, dovrebbe essere seduto a una scrivania, controllare che i numeri vadano bene, se non vanno bene capire il perché, trovare una soluzione, e bene o male questa è la sua tranquillità, visitare i mercati di tanto in tanto, insomma, per farsi vedere, per capire se ci sono problematiche varie, per vedere che tutto fili per bene, perché poi sai, quando gestisci, non lo so, Cipro per esempio, uno dei miei mercati, e lo fai solo telefonicamente, è il disastro. Infatti la nostra azienda punta proprio su questo. Io viaggio tantissimo proprio per visitare tutti i mercati, per essere presente, per creare quella relazione, per creare quel rapporto umano con i clienti, per farli sentire parte della nostra azienda anche. Questo dovrebbe essere il lavoro standard. Quello che io personalmente faccio sono praticamente il link, un collegamento tra l'America e il nostro importatore, che è Onesti Group in Italia, e i clienti finali, nel senso l'importatore lavora insomma da solo, però noi abbiamo questa partnership bella stretta, quindi cosa faccio? Mensilmente condivide con me le giacenze, quindi quanto prodotto ha in magazzino. Da quello vediamo come stanno andando le vendite quest'anno rispetto all'anno scorso. Proprio oggi ho ricevuto le vendite di novembre, per esempio, comparate a quelle di novembre 2021, 2020 fa poco testo visto Covid eccetera, e quindi vedere un po' i prodotti proprio nel dettaglio. Per esempio il lime se ne è venduto di meno, la fragola di più. Cosa è successo? Perché si è venduto meno lime? Andiamo a vedere in che zone si è venduto meno lime, in che province e chi è che gestisce quella zona. Andiamo a chiedere a questa persona perché se ne è venduto meno. Matteo, se ne è venduto meno perché quest'anno non si fa più il mojito qui, è cambiato e va un sacco, non lo so, frozen alla fragola. Ok, perfetto, una motivazione valida. Matteo, non lo so perché. Capiamo, andiamo a vedere perché è successa sta roba e cerchiamo di trovare una soluzione. Facciamo una promozione, facciamo un tour, masterclass, insomma vediamo un po' cosa fare. Questo è uno. Mamma mia, adesso parlando mi sto rendendo conto che dovrei stare qua fino a domani mattina, cerco di stringerlo perché è bella ampia la cosa. Quindi vedere un po' quelle che sono le vendite, il perché sono andate magari non come sarebbero dovute andare o vanno bene. Perfetto, cerchiamo di farle andare meglio del bene. In base a quello che vedo nel loro magazzino magari dico: ragazzi, vedete che non so, stiamo vendendo tanto più agave rispetto all'anno scorso, quindi questo magazzino di agave, queste casse di agave che abbiamo non basteranno, facciamo subito un altro ordine per evitare di rimanere senza prodotto. Cosa che magari è successa negli ultimi 2 anni, in parte anche a noi, ma perché purtroppo Covid, ragazzi, è un casino. E tra l'altro gli ordini che arrivano dall'America di solito impiegavano 1 mese e mezzo, 2, causa Covid, ne hanno impiegati 4, 5, 6, 7 mesi per arrivare, perché purtroppo, sparo numeri a caso, sul pianeta Terra esistono, numeri a caso ragazzi, 10.000 container che portano, 10.000 navi che portano container in giro per il mondo. Quindi quando tutto si è bloccato, e poi nel momento in cui si è riavviato il business, tutte le aziende, dall'orologio alla, non so, ai portafogli, alla Nutella, alle scarpe,
si sono riattivate tutte insieme e tutti cercavano sti container, queste navi, per portare poi i prodotti da una parte all'altra del mondo, per esportare e per importare. E di conseguenza i container e queste navi erano troppo pochi per la richiesta che c'era, e quindi dovevi prenotarti una nave, la nave magari era prenotabile, la prima data disponibile dopo 3 mesi, insomma un disastro. Piccola parentesi. Comunque dicevo che mi devo accertare che i prodotti non vadano out of stock, perché altrimenti, insomma, sai, puoi perdere clienti, eccetera, eccetera. Per esempio, c'è stato proprio quest'anno, ero a Lisbona per una fiera, e mi chiamano dall'Italia, mi dicono: Matteo, vedi che questa azienda X che vende agave in Italia, è rimasta senza prodotto. Quindi noi abbiamo venduto 3 volte le bottiglie che avevamo venduto l'anno scorso nello stesso periodo. In quel momento devi dire: ok, perfetto, facciamo un ordine dall'America, non arriva in tempo, spedizione espressa, sì, però non si guadagna come dovremmo, andremo magari a perderci anche 200 euro, ok, perdiamocele, 500, 1000 euro, l'importante è che sei presente con il cliente, perché sai, quando il cliente poi si inizia a guardare in giro e magari c'è un'altra azienda che dice: sai, ma ti regalo 10 casse, faccio così, il mio prodotto, non lo so, ti costa meno, te lo vendo, e capita spesso, te lo vendo così senza fatture, eccetera, eccetera, di conseguenza rischi di perdere mercato. Allora questa è una parte importante. Io viaggio, vado a visitare i clienti, organizzo masterclass con i vari influencer che abbiamo e che lavorano per noi in giro, faccio io stesso delle masterclass sui nostri prodotti per spiegarli quando serve, vado alla ricerca di nuovi importatori in zone magari dove non abbiamo un'azienda che importi il nostro prodotto. Per esempio in Marocco al momento non abbiamo nessuno. Ieri ho fatto un colloquio con un'azienda, con un importatore interessato, quindi adesso vediamo un po' come andrà avanti, perché ci sono vari step ovviamente. Vado a, non so, tu vedrai sicuramente tutte le locandine, robe che escono a Natale, eccetera eccetera, quindi mi occupo di sponsorizzazione online. La cosa che a me piace di più di tutto questo, perché ci sono tante sfaccettature che ha questo lavoro, la cosa che a me piace tanto è il marketing budget, gestire il marketing budget. Marketing budget cos'è? È quella cifra di denaro che si sviluppa dalle vendite del prodotto, perché ovviamente ogni cassa, per esempio, detto così in maniera povera, ogni cassa ha una percentuale del suo costo che viene utilizzata per sponsorizzazioni, per fare le locandine, per assumere una persona, per fare diverse attività che portino poi il business a svilupparsi. Quindi in pratica devi gestire questo marketing budget nel miglior modo possibile, in collaborazione con i tuoi importatori. E cos'altro? Fondamentalmente quello che facevo, che è un po' da pazzi, ma è quello che serve, perché grazie a quello siamo passati in Italia negli ultimi 10 anni da 3.000 casse a 14.000 casse quest'anno, insomma, che è un bel traguardo, insomma, voglio dire, e da 12 litri. E quindi quello che faccio e soprattutto perché sono arrivato io sul mercato. Assolutamente, ma tu hai una funzione bella importante, lo sai, insomma, nel senso. Dicevo, quindi la cosa di cui mi occupo è vedere che da quando il nostro importatore, l'azienda italiana, acquista dall'America, i prodotti vengano spediti in Italia, se ci sono tempistiche più lunghe, che vengano fatte le dogane, se noi importiamo un materiale, il POS sarebbe attrezzatura da bar, quindi bisogna in Italia dare la documentazione per questa attrezzatura affinché venga accettata dall'Italia. Una volta che arriva in Italia poi deve essere etichettata, perché in Italia bisogna mettere l'etichetta italiana, quindi che tutto vada bene, che l'importatore abbia il prodotto, si lavora la strada con i vari agenti, si presenta il prodotto. Se io prendo un cliente nuovo, lo mando in azienda, vedo poi dopo qualche giorno che l'azienda abbia contattato questo cliente, eccetera eccetera eccetera. Quindi proprio sono tantissimi livelli a cui lavori. Non dovrebbe essere questo il lavoro del manager, ma io mi conosci da una vita, insomma, e sono fissato per il mio lavoro e faccio un po' tutto quello che... Sono sicuro che fatto in questo modo comunque ripaga, Sì, se no non lo faresti. Assolutamente sì. Ok, e un'altra cosa che mi interessava dire, adesso ti voglio chiedere questa cosa che sto per chiedere, parlare del mondo delle gare in chiave sponsor, e poi farti la mia domanda finale. E cosa molto interessante, parliamo proprio dell'azienda in sé. Tu sei tornato adesso che ti sei fatto un mese in America, sì. 15 giorni, non so quanto si fa. Un mese negli Stati Uniti. Raccontami prima cosa di quando hai iniziato a fare questo lavoro, che prima hai fatto da
brand ambassador e ti occupavi dell'Italia. Una volta che però sei passato a far parte dell'azienda americana, ti hanno fatto fare un certo tipo di percorso che tu a me hai raccontato, però ti chiedo di raccontarmi di nuovo, che però ti ritrovi a rifarlo, penso che l'hai rifatto anche adesso, grosso modo. Quindi questa azienda, che mi ricordo dai racconti di Marco che è comunque un'azienda a gestione familiare, però un'azienda a gestione familiare con la mentalità americana, ok? Non è che c'è il padrone che è il nonno, poi il figlio, il fratello e tutto è gestito così in famiglia. Magari sì, però comunque è gestito nella visione americana. Quindi spiegami un attimo che cosa ti fa fare l'azienda quando arrivi e soprattutto la mentalità dell'azienda. Ma allora sì, è un'azienda familiare, fondamentalmente sono due fratelli e un cognato, e la differenza è che appunto loro hanno tre mansioni diverse e nessuno si interfaccia con l'altro, nel senso, per parlare magari di un qualcosa che non riguarda il suo settore, no? Quindi non è che ci mette bocca, che va lì e dice no, non si può fare. Questa è una cosa prettamente americana, quindi ognuno dopo 6 mesi, 4 mesi, un anno, quello che sia, insomma ci sono dei meeting generali, tu senti tutto ciò che è stato fatto, però la responsabilità è della persona che gestisce quel settore, il marketing per esempio, quindi la persona che gestisce il marketing lavora per conto suo e basta, non c'è nessuno che mette lì, a differenza di tante altre nazioni dove lavoro io, che insomma c'è sempre sta cosa stile patriarcale dove comunque devi passare per 100.000 persone prima di riuscire a far sì che qualcosa venga approvata. Detto questo, no, l'azienda ci tiene un sacco affinché noi colleghi abbiamo del tempo da passare insieme per scambiarci idee, per scambiarci consigli. Io quando ho iniziato sono andato in America il primo anno per fare della formazione 2 volte, sì. Sono stato fondamentalmente ad Atlanta, in Florida, Kansas, in Colorado, questo il primo anno solo. Sì, che loro mi ricordo che me l'hai raccontato, scusa ti interrompo, che tu inizi a fare questo lavoro e loro ti fanno fare quel lavoro lì con gli americani, cioè tu non è che lo fai, vedi come lo fanno e l'azienda ti dice tu adesso lo impari da loro perché come lo fanno loro e come servirà nel tuo mercato tra 5 anni, tra 6 anni. Esatto. Infatti tu in quel momento vedi cose che non capisci perché dici ma questa cosa in Italia non è, cioè adesso non sembra il momento, ma ragazzi è una cosa che uno deve vivere, perché anch'io all'inizio ero restio, però mi rendo conto, insomma, ad oggi, che tutto quello che facevo all'epoca sono cose che oggi posso mettere in pratica. È incredibile questa roba, perché ovviamente in America c'è più la cultura del cocktail, quindi di bere a casa, come dicevi, ma anche in giro per locali. Ma tutto ciò che vedi può darti l'ispirazione, può darti anche un'idea, può essere un'idea che tu fondamentalmente puoi adattare al tuo mercato, quindi è comunque buono. Beh, lì esci, lavori la strada con i tuoi colleghi, loro ti spiegano tutto il modo di lavorare che hanno, quello che hanno fatto negli anni precedenti, cosa va bene, cosa non, insomma, non porta tanti risultati. E l'ho fatto il primo anno, l'ho fatto il secondo anno e l'ho rifatto ora, perché di volta in volta dicono vabbè, sai, una rinfrescata non fa mai male. Sono stato una settimana a Puerto Rico col mio collega Joel e niente, ho visto i supermercati lì, ho delle foto assurde in supermercati, Master of Mixes ovunque, Real, tra l'altro mi stanno arrivando queste specie di speed rack. Hai presente le vetrine dei gelati? Praticamente mettono questo speed rack con delle ventose e le bottiglie di Real al suo interno, perché la gente apre, prende il gelato alla vaniglia per esempio, poi si prende il blueberry nostro della Real, la fragola, e lo usa come topping. Quindi è proprio bella, è una cultura bella che si è insediata negli anni. Quando io parlo con uno dei nostri boss, lui mi dice sempre non preoccuparti, perché guarda che quando abbiamo iniziato noi in America non c'era la cultura del bere, è una cosa che si costruisce, quindi serve tempo, servono anni e così via. Ma guarda, ripeto, è un'azienda che ci tratta veramente come dei familiari. Tu lo sai, te l'ho detto 1000 volte, e adesso ho passato un mese lì, ho preso un minimo di vacanze e poi abbiamo fatto riunione, e lavorare a Puerto Rico è stato veramente interessante. Ho preso 1000 spunti che utilizzerò qui in Italia, insomma.
questa è la prova che questa tipologia di lavoro funziona, insomma. Ok, questa era la cosa che mi interessava che raccontassi, e poi ci tenevo anche a dire di un altro aspetto che rende questa azienda veramente tanto diversa dalle aziende italiane, o almeno per la maggior parte delle aziende italiane legate al nostro settore, è che l'azienda ci tiene che voi, nel senso voi che lavorate per loro, facciate un certo tipo di vita. Cioè, l'azienda dice, tu devi viaggiare per me, non devi né viaggiare low cost, non devi andare in un certo tipo di alberghi, non si parla neanche di B&B, non vai a mangiare senza offesa all'osteria e queste cose qua, giusto? Sì, sì, assolutamente, ma il discorso è proprio questo: quando tu viaggi 10 volte l'anno, una volta l'anno, ti fai le vacanze, sai, anche il fatto di dire vado in aeroporto, faccio la fila, vabbè, sono le mie vacanze, capito? Aspetto un'ora in fila, non è un problema, no? Però quando tu lo fai tutti i giorni, io viaggio tantissimo, ho viaggiato anche più di 300 giorni in un anno, per intenderci, volontà mia, perché l'azienda ci dice un 65% viaggiare e il resto ufficio. Però a me piace più viaggiare, vedo che riscontro che ho un riscontro maggiore. Quindi ti dice l'azienda, ma se tu vai lì e ti devi fare un'ora per ogni volo, un'ora d'attesa per ogni volo, cioè, alla fine della mia vita lavorativa sarò stato, non so, 2 settimane, un mese, 2 mesi in fila ad aspettare. E poi se tu viaggi tutti i giorni e per 300, 200, 250, 180, quello che sia, in base anche a quando viaggiano i miei colleghi, dormi su un divano, dormi su un letto che è scomodo, dormi, capito, in posti tra virgolette assurdi, non me ne voglia nessuno, anche la tua schiena ne risente. Quando lo fai per 10-20 anni sto lavoro è così, quindi loro dicono trattiamo bene i nostri dipendenti perché loro tratteranno bene noi. E infatti quando siamo tutti insieme sembra di essere in paradiso, nel senso ognuno non riesce a sentire un lato negativo dell'azienda da nessuno dei nostri colleghi. Infatti mi ricordo che una volta siamo stati da Atene insieme a lavorare, e da Atene da Atene al nostro albergo c'era l'autobus proprio perfetto che da aeroporto di Atene ti portava davanti all'hotel. E dico, vabbè, prendiamo quello. Fai, no, taxi. Saliamo sul taxi e ci porta in hotel. Dico, vabbè, e io ti dico, che bisogno c'era di prendere, vedendo poi che tipo il taxi costava tipo 3 volte quello che ci sarebbe costato l'autobus, ma non tanto per voler spendere di meno, è perché la mentalità che ho io viaggiando è dire, vabbè, l'autobus a posto, va benissimo quello, non c'è bisogno del taxi, te lo faccio risparmiare il taxi. Invece tu mi dicesti proprio, sì, va bene, se prendiamo l'autobus spendiamo di meno, però l'azienda mi dice che io sì, ti faccio risparmiare i soldi dell'autobus, però il tempo che tu usi per stare sull'autobus è tempo che tu, tra virgolette, hai perso, e quindi non è utilizzato. Magari tu col taxi spendi di più, arrivi prima, hai più tempo per lavorare, hai più tempo per pensare a quello che devi fare. Quindi non solo il vivere, tra virgolette, in comodità, ma anche essere più performante per quello che devi fare. Sì, quello che hai detto è proprio quello che avrei detto io, nel senso, la domanda è quanto costa all'azienda il fatto che tu per attendere l'autobus per esempio devi aspettare 45 minuti, poi arrivi, un taxi ti porta in 20 minuti, l'autobus ti porta in un'ora, quindi aspetti 45 minuti e poi dai 20 minuti a un'ora sono altre 40 minuti, siamo 85 minuti, arrivi lì magari hai viaggiato tra virgolette male, tra virgolette, perché adesso non è che l'autobus è l'inferno, però insomma tu in 20 minuti sei lì anziché in 85, capisci bene che il resto del tempo, come hai detto, sono già entrato in camera, mi sono fatto una doccia magari, oppure ho messo in la valigia, ho lasciato la valigia, posso andare da un cliente, un appuntamento, cioè per loro il tempo, come si dice, è denaro, ed è proprio quello che loro puntano a recuperare il più possibile. Cioè il tempo affinché tu possa lavorare e tu possa anche star bene, perché ripeto, quando tu ti sei fatto un volo, magari se io sono in Portogallo, devo arrivare non so, a Cipro e devo prendere 2 aerei perché comunque è un collegamento strano, e i 2 aerei più devi attendere l'aereo in aeroporto,
e fondamentalmente ci hai impiegato 4 ore, 5 ore, dopo 5 ore sei stato già in aeroporto per arrivare mezz'ora magari la mattina, aspettato un'altra ora, ora e mezzo, hai viaggiato 4-5 ore, poi ti devi fare un altro 85 minuti per arrivare, anche tu sei poco fresco, tra virgolette. Quindi più riesci a smaltire questi passaggi, più sarai fresco quando arrivi, più avrai anche voglia di fare quello che devi fare, sarai più performante. Questo è proprio il concetto. Sì, sì, è un concetto e un'idea che io me ne accorgo benissimo perché io lavorando cerco sempre di risparmiare il più possibile sul viaggio per poter poi arrivare a guadagnarci di più io ovviamente. Però me ne rendo conto non lo so, faccio la mia serata di lavoro, dopo la serata prendo l'aereo e parto, la sera dopo, quando arrivo comunque sono distrutto. Perciò, lavorando invece in questo modo che dici tu sicuramente non lo sarei. Ok, archiviata questa parte, abbiamo parlato dell'azienda, sono contento di quello che abbiamo detto, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? No. Ok, adesso vorrei fare tra virgolette, senza offendere nessuno, senza parlare male di nessuno, parlando del mondo delle gare, perché quando molto di più prima che io iniziassi a fare le gare, ma anche quando io facevo le gare, Finest Call, perché poi io Finest Call proprio come l'ho conosciuto grazie al mondo delle gare, perché era su tutti i video di gare negli Stati Uniti, tutti i video a Las Vegas e queste cose qua. Quando il Roadhouse di Londra era, non so se era l'unico sponsor, però comunque c'era lo sponsor di Finest Call presente ovunque, era una gara in cui il montepremi totale era di 13.000 sterline, non euro, sterline, e il primo classificato vinceva 10.000 sterline, tutte quante messe da Finest Call. Perciò non era un montepremi basso, diciamo che le gare di oggi non le prendo neanche in considerazione, però una gara normale dove il primo vinceva tanto, nei miei tempi vinceva 3.000 euro, 3.000, 4.000 già era tanto, però tipo ne vinceva 3.000, o sbaglio. Invece lì a Londra il primo ne vinceva 10.000, che era veramente tantissimo. Nell'andare avanti nel tempo, l'azienda Finest Call si è staccata dal mondo delle gare. Nel senso, non dal mondo delle gare, si è staccata dai, tra virgolette, flair bartender. E uno dice che è strano perché, tipo, l'immagine di Finest Call per le persone che fanno parte di questo mondo sei tu, e tu comunque vieni dal flair. Invece uno dice, cavolo, un flair bartender, e da quando c'è lui, poi da quando è iniziato a esserci lui, poi dopo l'azienda si è staccata dal flair. E dici, come mai? Cos'è successo? Perché oggi un flair bartender vuole Finest Call come sponsor e Finest Call gli dice, guarda, non mi interessa di sponsorizzare la tua gara? Guarda, il discorso è questo, se voi andate a cercare... Vista proprio dall'aspetto, cioè tu la guardi da azienda, senza la tua idea personale, Sì, ok, sì. proprio vedendola da azienda. Ok, piccola premessa. Se voi tornate indietro a cercare video di Flair degli anni 90, trovate dietro Finest Call, cioè Finest Call ha costruito il suo brand anche con il Flair, quindi è stata tanto grata al Flair e l'ha supportato in 1000 modi, ragazzi. Ripeto, tornate indietro il più possibile a cercare gare di Flair in videocassette, eccetera, eccetera, troverete sempre Finest Call. Detto questo, io sono, come diceva Carmine, sono cresciuto col Flair, nel senso ho fatto business, un sacco di business col Flair, quindi non sono una persona che lo guarda dall'alto dicendo ah ma Flair, giocolieri, il circo, no, cioè sono una persona proprio all'interno. Il problema è stato questo, quando un'azienda, quindi parlando solo dal punto di vista aziendale, non mettendo il mio pensiero, un discorso più freddo diciamo, perché poi l'azienda pensa ai numeri, il discorso è questo: quando tu sponsorizzi una gara o sponsorizzi qualsiasi evento, dici ok, da questo evento c'è qualcosa che mi deve tornare, perché altrimenti sono soldi buttati, un'azienda ragiona in questo modo. Dice quindi io investo sti soldi affinché poi da questo evento non posso dire mi torneranno 100 perché non lo sai mai, però vedi un risultato, insomma. Nel momento in cui ti rendi conto che sponsorizzi gare dove non oggi, ai tempi intendo dal 2012 in poi, c'erano 40, 50, 60 flair bartender, e poi vedi le storie, non voglio accusare nessuno perché poi ognuno sceglie di fare quello che vuole, assolutamente, è un dato
un dato, insomma, effettivo di ciò che è successo. Nel momento in cui vedi che di questi 50-60 bartender che io conoscevo personalmente, quando poi vanno a fare dei lavori, degli eventi, delle stagioni estive, eccetera, eccetera, anziché dar la possibilità ai brand sponsor, perché adesso parliamo di Finescore, Real, ma questo vale per qualsiasi altro brand, perché ce ne sono stati tantissimi che hanno sponsorizzato gare. Quindi se anziché dare la possibilità agli sponsor di essere utilizzati e quindi di far acquistare il prodotto a locali nuovi, vado a fare la stagione estiva in Calabria, in Sardegna, a Jesolo, anziché usare i nostri prodotti, dicono vabbè, ma tanto portami quello che vuoi, la vodka che vuoi, il rum che vuoi, i sciroppi che vuoi. E tu vedi che poi, e questa è verità, di 60 bartender c'è Carmine Liguori e forse uno o due che dicono vabbè, mettiamo Finescore. Allora dici ragazzi, ma che senso ha questo investimento? Poi nessuno utilizza il prodotto. E di conseguenza, anche se io tengo in un certo qual modo al flair, quando poi racconto i piani alti, dico sì, ho investito sti soldi, ho investito 5.000, 10.000, e cosa è tornato? Niente. È tornato che Carmine Liguori mi ha messo in questi locali dove lavoravo, è tornato che una persona mi ha chiesto 5 bottiglie in un suo evento, è tornato niente fondamentalmente. Quindi l'azienda mi dice ma non ha senso, blocchiamo sta cosa, vediamo come investire. È scoppiata un po' tantissimo la moda dei mixologist, quindi prendi un personaggio di spicco di sto settore qua, cosa che abbiamo fatto, inizi a collaborare con lui, quello che dice nel settore è Bibbia fondamentalmente, e tu vedi che nel momento in cui questa persona inizia a sponsorizzare, a parlare, a usare i nostri prodotti nelle sue attività, fondamentalmente le vendite salgono. E dici quindi, dove investo? Ti posso interrompere? Sì. Quindi nel periodo in cui non esistevano i social e l'unico motore per fare girare il prodotto erano i flair bartender, erano le gare dei flair bartender, quindi l'unica vetrina che tu avevi disponibile era la gara. Quindi hai lì la gara, hai lì i flair bartender che, anche se quel flair bartender non personalmente ti inseriva i prodotti nel mercato, comunque lui utilizzandoli ti metteva il prodotto in vetrina. Andando avanti col tempo, le gare sono diventate sempre meno una vetrina, quindi ci guadagnavi, tra virgolette l'azienda ci guadagnava sempre di meno, dice i soldi sono gli stessi, invece che metterli nelle gare di flair, adesso ci sono i social, adesso ognuno ha la sua community, quindi chi è il più bravo a fare tiki cocktail? Daniele sì. Dalla Pola? Ok, prendiamo a lavorare Daniele Dalla Pola. Quindi tu prendi a lavorare Daniele Dalla Pola e dici invece che metterli in una gara i soldi li dividiamo per X persone e in questo modo invece ci sta. Ok, vai. Esatto. No, scusami, sono molto amico di Daniele. Quello che fa Daniele, no? Come nostro influencer, va a mangiare a casa della suocera, porta Finescore, fa una storia, sapete? Perché veramente si fa i cocktail lui in casa, no? Va a fare un evento, Finescore o Real, quello che sia, qualsiasi cosa lui faccia, utilizzi i nostri prodotti perché crede nei prodotti, perché comunque sa che c'è una collaborazione, una partnership e spinge i nostri prodotti. Molta gente, piccola parentesi, mi dice sempre quando io parlo che dicono no, sta cosa non va fatta, e sono un po' magari diretto, no? E nelle risposte a dei consigli che mi chiedono, loro mi dicono ma perché tu cavolo parli da quella posizione, perché tu capito puoi parlare così, ma ragazzi è perché la gente oggi non ha pazienza di fare qualcosa, anche con Finescore e Real, non ha pazienza di aspettare. Ci sono varie collaborazioni che uno può fare, per esempio se tu utilizzi il prodotto nel locale, vieni da me, dici Matteo guarda che io in un anno ti consumo, numero a caso, 50 cartoni, 100 cartoni, tu sei in una posizione da potermi chiedere Matteo ma che ne pensi se facciamo una masterclass, che ne pensi se facciamo quella, che ne pensi se facciamo quell'altro, ma il minimo ci sta al 100%. Invece tutti vogliono raggiungere gli obiettivi in uno schiocco di dita e questo purtroppo... Questa cosa che dici si attacca perfettamente a quello che è successo tipo un mesetto fa con la borsa, tra virgolette. Non so se ti ricordi. Sì. Che tipo le borse che vi sto facendo sempre vedere, quella lì fatta a trolley, è una borsa tipo queste qua che adesso ho messo in palio, che tra l'altro siamo a 45 abbonati, se arriviamo a 50 domani mattina vi dico il vincitore. E
Questa borsa trolley che viene data da Finest dall'azienda è una borsa che non si può comprare, le altre sì. Questa qua non si può comprare e i ragazzi fra il bartender la vedono e dicono la voglio. Cosa devo fare per averla? Senza invece pensare a tu non devi pensare ad averla, a prenderti la borsa. Inizia a collaborare con l'azienda. E con collaborare non dico che ti devi fare un contratto. Io non ho nessun contratto con l'azienda. Io non lavoro per Finest Call. Io non vengo pagato per Finest. In tutti i locali dove sono stato a lavorare io ho sempre inserito il prodotto, giusto? Sì, e io non sono mai stato pagato per quella cosa lì da Finest Call. Però poi vengo sostenuto in altri modi e comunque mi sento apprezzato. Però questa cosa della borsa mette proprio fa vedere proprio quello che c'è di sbagliato, perché uno vedendo la borsa dice voglio la borsa, cosa devo fare, dove la devo comprare? Invece la borsa è più un riconoscimento a chi sostiene l'azienda, come hai detto tu adesso, perché può essere organizziamo un masterclass, facciamo questo, facciamo quello, e può esserci anche ti do una borsa, che non penso che per te sia un problema. Ma quello che assolutamente no, quello che, per chiudere quello che stavo dicendo, è che purtroppo, ma non parlo adesso della mia azienda perché sembra che io voglia spingere le persone in quella direzione, non è così. In generale, anche un consiglio che do, mi sento un po' Enrico Fiori in questo momento. Ciao Henry. Io ho iniziato a collaborare con Finest Call nel 2008, sono diventato manager nel 2017, 9 anni di percorso, ragazzi. Cioè le cose si fanno man mano. Quando io vedo che, infatti, quando io sento la gente, mamma mia, mentre parlo, che dico infatti no, perché ho 1000 pensieri in testa, vorrei dire 100.000 cose. Una persona quando inizia una sorta di collaborazione, come quando parlavamo di gare, no? Inizia ad andare in giro, usare i prodotti, eccetera, eccetera, lì, come dicevo prima, si è in una posizione da poter chiedere. Carmine in realtà non chiede neanche, nel senso queste cose qui sono state, cioè ho chiamato Carmine dicendo ma ti serve, ti posso aiutare, o sbaglio? Cioè no, è la verità. Quindi il discorso è che la gente deve capire, primo che deve avere pazienza e serve tempo per fare tutto, e seconda cosa, tornando al discorso gare o meno, quando io sponsorizzo Daniele Dalla Pola, lui porta i prodotti ovunque. Se tu ricordi tutti i corsi, tutte le cose che facevo io, c'era sempre il logo Finest Call, io non prendevo soldi per quelle cose là. Quindi adesso non dico che la gente deve fare questo tipo di lavoro perché non gliene frega niente, giustamente non è quello l'obiettivo, però insomma, io ricordo però anche questo è una spiegazione del perché Finest Call non è più interessato a sponsorizzare una gara di Flair. Io ricordo esattamente, io ricordo il Lollapalooza. Lollapalooza è stata una gara super sì, ormai lo conoscono tutti perché ne parliamo in ogni puntata. E lì togliamo i miei brand, perché sennò Matteo è rotto. Vabbè, c'erano tanti altri sponsor, da energy drink a whisky a rum, eccetera eccetera, vodka, eccetera eccetera, e non c'è stata una persona che ha utilizzato quei prodotti, una minimissima fetta di persone che partecipavano a quella gara, che poi andavano ad utilizzare quei prodotti nella loro vita lavorativa. E anche quelle aziende hanno detto ma scusate, che senso ha? Ci tiriamo indietro e investiamo in altro. E infatti è stato così. Noi, correggimi se sbaglio, nel 2010, 11, 12 ragazzi, ma c'erano un'infinità di gare, ce n'erano. Ad oggi quante gare ci sono in Italia? Non lo so, Carmine. Ce ne sono 2, penso, 3. Però non sono gare con una storia, sono gare organizzate in quel momento e basta, però comunque niente di che. Piccolo aneddoto che ti avevo detto prima, avevo in mente. Non so chi conosce Vladimir Buryanov, cercatelo su YouTube, è un alieno del Flair, a parer mio. E io ero a cena a casa sua, lui è a Las Vegas, e mi dice Matteo vieni, ti porto dove mi allenavo, dove c'ho la palestra, eccetera eccetera. E parlando mentre camminavamo ho detto ma tu proprio hai abbandonato le gare, eccetera eccetera. E mi disse sì, e ora ti mostro il perché. Mi prese degli assegni, quelli grandi, con primo posto $20.000, primo posto 30.000, 15.000, terzo posto 10.000. Diceva queste sono le gare. Ad oggi fare le gare non ha senso perché io guadagno 1.000 euro al primo posto, e quella situazione lì è accaduta proprio perché
nessuno spinge le aziende che creano l'evento, perché poi parliamoci chiaro, uno dice io sono, non voglio far nomi, sono X persona, faccio flare, sono super conosciuto, sono bravo. Perché sei super conosciuto? Perché hai fatto delle gare, perché hai vinto delle gare. Quelle gare grazie a chi sono state messe in piedi? Agli sponsor in generale. E quindi tu devi ringraziare gli sponsor e te stesso, ovviamente, che ti sei spaccato, hai dello stile, eccetera, eccetera. Ma senza quell'evento non saresti diventato così famoso, non avresti fatto masterclass, non avresti fatto altro. Quindi è questo che io non riesco bene a comprendere, ma è questo che ha portato le aziende varie ad allontanarsi un po' dalle gare di flare, insomma. Ok, hai perfettamente reso l'idea e spero che questo discorso che hai fatto abbia fatto anche capire il punto di vista di un'azienda, perché io ovviamente sono super d'accordo, però è anche intelligente come discorso, perché dico, come ho fatto il discorso io prima della vetrina, però tipo una gara di oggi, ok? X organizza una gara a Udine, ok? Dico Udine perché a Udine non ci sono gare, così nessuno si sente preso in causa. E faccio una gara a Udine e dico Matteo, perché non metti 3.000 euro nella tua gara? Io metto il miglior movimento con la bottiglia di Finest Call, io faccio provo a inserire nel locale, io metto l'obbligo di utilizzare la tua bottiglia di qua e di là. E tu dici, ok, illustrami l'evento. L'evento è organizzato in questa gara, in questo posto. Ok, c'è un altro evento? No. L'evento è la gara. Quindi tu, essendo esperto del mondo delle gare, sai già che se la gara è l'evento, a parte Brindisi, perché Brindisi era una cosa a parte, la Brindisi Fair Combat, lo stesso Lollapalooza, che era in Corso Como a Milano, che Corso Como a Milano, per chi non lo conosce, è un posto super trafficato a qualsiasi ora, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Corso Como, quando facciamo la gara di martedì sera, era vuoto il Lollapalooza. Abbiamo iniziato a fare il venerdì sera, e il venerdì sera la gara era piena, ma era piena perché la gara era dentro un altro evento, ok? E quindi quindi era bello. Però già se uno ti dice l'evento è la gara, organizzata in un locale, vorrà dire che la gara sì ci sarà, gli spettatori della gara chi saranno? Saranno i competitor che si incitano tra di loro. Quello che a me dispiace tanto, soprattutto quando ne faccio parte, perché ultimamente ne faccio parte da giudice, mi dispiace tanto dire guarda che bell'evento, guarda che bella sinergia che c'è, però alla fine mi viene in mente come, non lo so, sai, tipo il ritrovo degli alpini, ok? Che siamo lì tra di noi, che ci incitiamo tra di noi, cioè quindi è tra me e me, dico, essendo che adesso sono più grande e mentalmente e non ho più la scimmia che avevo per il flare, nel senso che pensavo solo a lanciare, quindi adesso ho una visione molto più ampia di quello che è. Dico, perché un'azienda dovrebbe mettere dei soldi per questo? Per che cosa? Per 50 bartender che si guardano tra di loro lanciare cose? Perché poi il locale lo distruggiamo, c'è sporco ovunque, gente che bestemmia, gente vestita male, cioè non c'è niente di professionale, capito? Poi quei 50 bartender. E che poi di quei 50 bartender 49 non usano i prodotti vari, quindi perché, sponsor vari. E poi magari vai da quello lì che vince e gli dici hai vinto la gara, cerca di avere un occhio di riguardo per il prodotto. No, ma io nel mio locale lo zucchero liquido lo faccio da me che ho la cucina e mi preparo lo zucchero liquido. E lì tu manager no, perché tu neanche ci parli con questa gente, però dici, e lì tu che gli proponi una cosa, cosa puoi rispondere a uno che ti risponde così? Cioè non ti lascia neanche, cioè ti passa anche la voglia di spiegargli perché dovrebbe usare il tuo prodotto invece che farsi dal pentolino. Perché se uno ti dice io mi faccio lo zucchero liquido dal pentolino, nella mia testa mi dico già, vabbè, questo non capisci un cazzo. Cioè, non capisci un cazzo nel senso, sì, il drink è buono, ma sicuramente così non è un business, capito? Così non è una roba seria. Ok, chiudiamo questa, sennò poi iniziamo a fare discorsi troppo pesanti. Ti voglio fare una domanda, Matteo, che ammetto è stata colpa mia. La dovevo fare a Enrico Fiore l'altro giorno, ho detto che gliel'avrei fatta, siamo andati avanti, non gliel'ho più fatto e ho chiuso la puntata. È una domanda che faccio sempre a fine puntata all'ospite. Quanto è bella la mia camicia, mamma mia. E se tu potessi tornare indietro a quando sei stato bocciato a scuola,
ok? All'inizio di questa diretta. E immedesimarti in quello che eri allora e pensarti ad oggi. Sei soddisfatto di quello che hai fatto, di cosa sei diventato? Che questa è poi la domanda che prima non ti ho fatto rispondere. Quello che sei diventato o non ti senti ancora arrivato? Che impressione hai di quello che sei, di quello che hai fatto? Se potessi tornare indietro con il cervello che ho ora, con le esperienze che ho ora, dici? No, dico se sei contento del tuo percorso, se ti senti realizzato e tutte queste cose qua. Mi sento su una strada che sto percorrendo, assolutamente non mi sento arrivato, anzi, ti ho detto prima, la settimana scorsa ero a Puerto Rico per imparare cose nuove, vedere cose nuove. E mi piace parlare comunque con i potenziali clienti eccetera eccetera, perché io penso che qualsiasi esperienza sia buona. Impari come fare una cosa per avere successo o come non fare una cosa per avere successo. In entrambi i modi comunque impari qualcosa che ti aiuta a sviluppare il business in maniera positiva, perché se impari come non farla stai guadagnando, evitando di sbagliare. Se impari come farla sai come far bene. Quindi arrivato zero proprio, ho altre ambizioni sempre con questa azienda ovviamente, con cui spero sinceramente di arrivare, se arriverò alla pensione fisicamente. No, però ce n'è di strada da fare, ci sono ancora tante cose che voglio fare, insomma. Non Ok. so se... E un'altra domanda che non ho ancora mai fatto a nessuno. Ti piace questo podcast? sono un po'... Allora, Sì, sincero, non c'è bisogno che dica di sì. No. Ti piace? Secondo te è una bella idea? Può crescere o ha dei limiti? Allora, io sono, come ben sai, in jet lag, sono in crisi di sonno, eccetera, eccetera. Ti ho detto, sapevo che sarei tornato qui con il corpo praticamente a pezzi e ti ho detto sì, vengo perché mi piace un sacco, ci siamo sentiti diverse volte, io credo che abbia un potenziale grosso anche perché ho visto un po' l'interazione della gente, non oggi, parlo anche delle altre dirette, e vedo che sono molto interessati a questa tipologia di lavoro che in Italia non esiste assolutamente. Sei il primo, secondo me è organizzato benissimo e ha un grosso potenziale. Io ci credo molto, sinceramente. E ci credo molto, il fatto che io ci creda tanto lo dimostra il fatto che sono qui, come dicevo prima. Ok, ti ringrazio. E intanto ragazzi, vi ringrazio tutti per essere stati qua. Abbiamo fatto 2 ore e 54 di diretta e 2 ore e 45 di puntata effettiva. Quindi siamo arrivati a 45 abbonati. Entro pochissimo ci sarà il vincitore della borsa di attrezzatura, ovviamente offerta da Fine School e Real, quindi grazie a Matteo per averla messa a disposizione. E non mancheranno, Fine School e Real metterà a disposizione tantissime altre cose che io ho già nel mio garage, ma poi vi farò vedere. Grazie a tutti ragazzi per soprattutto i beat, le iscrizioni, mi piace, segui, tutto quello che è. Grazie per esserci stati stasera, che ho fatto una serata diversa dal solito, e ci aggiorniamo a non questa domenica ma domenica prossima. Un attimo che guardo l'agenda. Ecco, ho rotto la matita nuova. Non voglio dire cazzate. Sì, ci vediamo direttamente domenica 11, tanto sui social vi perseguiterò. E grazie a tutti ragazzi, grazie a Matteo, vuoi dire qualcosa? Vai? Sì, in realtà, vabbè, grazie ragazzi. Volevo ringraziare tutti quanti e poi volevo aggiungere una cosa, non c'entra niente, ma durante il nostro percorso comune abbiamo organizzato delle gare, fatto giuria, eccetera, eccetera. Tu eri un flair bartender, insomma, e non so se ricordi, avevamo una voce che ci accompagnava in più o meno tutte le gare di flair, non so se ricordi. Luigi. Luigi Di Sbiego. Esatto. E sai perché ho menzionato questo? Non c'era con il nostro settore, perché praticamente a proposito dell'ultima domanda che mi hai fatto, no? Lui mi diceva sì, voglio raggiungere, cioè adesso sto camminando su una strada, voglio raggiungere degli obiettivi, bla bla bla. Ha lavorato in radio l'estate scorsa e adesso è un presentatore ufficiale della Rai, nuovo presentatore ufficiale della Rai. Quindi tra qualche giorno lancerà un suo programma. E volevo fare in bocca al lupo a Luigi che... In bocca al lupo a Luigi Di Sbiego. Sì. Ti sei dimenticato di dire quella cosa che ti hanno chiesto di dire tutti quanti? È vero.
Beh, dile, ti do la possibilità che così puoi stare comunque. Aspetta, ma c'è Martina ancora. Martina, rispondi se ci sei. Aspetta, voglio fare una cosa più originale, perché se... No, perché se la dico io poi non rende bene, giusto? Ah, ok, vai. Voglio proprio farla seria, insomma, in maniera importante. Eccola qui. Carmine, Aspetta, metti vicino. Carmine, Ok, perfetto. Non c'era Martina. Ok, abbiamo fatto questa cosa. Ragazzi, grazie mille, vi saluto e ci vediamo domenica 11. Grazie a tutti. Time to contemplate, damn, where did I fail?